al tema dell'austerità. Austerità è una parola su cui diverse generazioni sono cresciute trovandone applicazioni in modi diversi. La mia generazione, ad esempio, ricorda l'austerità quando, mancando, non essendoci più sufficienza petrolio, si era costretti a girare in bicicletta invece che poter usare le proprie automobili, c'era addirittura delle giornate alterne in cui si poteva utilizzare l'auto invece che no. L'austerità nel tempo è diventato altro, è diventato anche invece un modo con cui si è regolata la vita di comunità, di paesi, di economie. L'austerità è una delle parole che sono state utilizzate recentemente nel caso della Grecia. E austerità è uno dei mantra, o perlomeno uno dei modelli di approccio delle decisioni pubbliche alla vita delle persone, dei paesi, che sono tra quelli più in discussione, tra quelli su cui c'è maggior dibattito sull'efficacia o meno di quegli interventi. Austerità è soprattutto un termine che si declina in maniera differente, che tocca argomenti diversissimi tra loro e non solamente quelli che vedono l'idea dell'immagine delle forbici che tagliano qualche bilancio e riducono delle spese tendenzialmente nel settore del welfare o dell'assistenza o della cura, dei servizi alle persone. Oggi siamo proprio qui per toccare diversi degli argomenti, degli effetti, degli esiti, delle contraddizioni di questo approccio che ha caratterizzato e segna gli ultimi decenni della vita economica europea e di parte dell'Occidente. Sono a moderare questo incontro è Angela Mauro dell'Huffington Post, che ringraziamo di essere con noi. È con noi il professor il professore Longobardi, problemi di età. Del resto vi ho raccontato di quando ricordavo del targa alterne, quindi il professor Longobardi, il professore di scienze economiche all'Università di Bari. Abbiamo con noi Chiara Mio, professore docente di economia all'Università Ca' Foscari di Venezia e anche presidente della Banca Friulatria, quindi un doppio osservatorio su cui trattare i temi dell'austerità o della disponibilità di risorse a favore della comunità di un territorio. E abbiamo con noi anche Alessandro che No, scusa, in realtà non c'entro nulla con questa iniziativa che qualcun altro ha fatto e che mi trovo impropriamente a presentare. Alessandro Arrigoni dell'Università di Oxford, che insieme a Emanuele Ferragine e al gruppo della Camera di Commercio che ha realizzato questo Social Forum ha strutturato i panel con cui ci incontreremo in questi 5 giorni. Lascio finalmente la parola a Angela Mauro e vi auguro un buon incontro. Dopo le prime relazioni, il dibattito, la conversazione, ci sarà spazio per confronto che, come abbiamo fatto questa mattina e ieri, vi invitiamo il più possibile a costruire in forma di domande per cogliere l'occasione della presenza dei nostri relatori più che di affermazioni di principi e buon pomeriggio. Sì, grazie Renato. Sì, cercheremo di fare un punto soprattutto con gli esperti più che con le mie idee su che cos'è questa filosofia politica ed economica, da definire l'austerity, se è una manna che ci hanno mandato, che le idee ci hanno mandato in terra, oppure se è una disgrazia come sembra, almeno dal dibattito pubblico che c'è in questi anni, dalla crisi greca in poi e adesso che riguarda anche l'Italia. Cercheremo di chiederci se ci sono dei modelli di sistemi che funzionano con l'austerity, che ne hanno guadagnato, se ne hanno guadagnato a quale prezzo e quali sono le contropartite. E poi, questa almeno è la mia idea, magari dopo le vostre relazioni andremo un po' più sul discorso italiano, anche nei rapporti con l'Unione Europea, cioè cosa sta avvenendo al nostro paese, perché adesso stiamo contestando l'austerity, mentre prima con altri governi non l'abbiamo fatto, anche con questo stesso governo non l'abbiamo fatto. Inizierei dal professor Longobardi che ci farà, se ho capito bene,
diciamo, disamina sulle politiche fiscali europei. Grazie. Io volevo fare una piccola premessa al nostro dibattito, cioè cercare di fornirvi in pillole che sono gli elementi di base del discorso sull'austerità, quale nasce nell'ambito delle regole fiscali europee, che credo possa essere utile, anche se si tratta di cose molto note, vedete, si tratta di cose molto basilari. Credo che sappiamo tutti che formalmente il sistema di regole nasce con il Trattato di Maastricht, no? Che individua due principali criteri, diciamo, per giudicare dello stato della finanza pubblica dei Paesi membri e della possibilità di adesione all'Unione monetaria. E sono i due criteri che si guardano al rapporto fra il disavanzo delle amministrazioni pubbliche e il prodotto interno lordo e il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo. E come credo sappiamo tutti, si fissò il 3% del PIL limite massimo del rapporto disavanzo-PIL e il 60% del rapporto fra debito pubblico. Ma una prima cosa che possiamo dire è se questi valori abbiano qualche significato dal punto di vista economico. Ebbene, non hanno nessun significato assolutamente. Cioè, gli economisti non sono riusciti ad individuare ancora un livello di debito pubblico oltre il quale si possa ritenere che il debito provoca dei danni all'economia reale o diventa insostenibile. Ci sono studi recenti che se individuano un certo livello lo collocano attorno al 90% del PIL, non al 60%. La cosa nacque in un modo abbastanza particolare perché fu all'inizio degli anni 80, nasce in Francia, la Francia ha dato molte cose all'Europa, imposta sul valore aggiunto, ma anche questi limiti maxi sono stati inventati in Francia. In particolare si legge che quando Mitterrand vinse le elezioni nel 1981 il suo governo cominciò subito con una politica di spesa abbastanza, diciamo, forte, aumentò molto la spesa pubblica, perché c'erano state una serie di promesse elettorali che andavano mantenute. E a un certo punto Mitterrand si preoccupò, quindi disse al primo ministro che bisognava cercare di trovare qualche regola presentabile all'opinione pubblica che desse un minimo di obiettività a politiche, diciamo, di contenimento della spesa. Il primo ministro a sua volta si rivolse a dei tecnici del Ministero dell'Economia, che tra l'altro erano giovani che avevano studiato all'estero, econometrici, che sostanzialmente dissero la spesa, non so, era cresciuta di 70 miliardi come deficit, disse ma 70 miliardi, diciamo che possiamo arrivare a 100 miliardi, 100 miliardi di franchi. 100 miliardi di franchi quanto sono? Guardate il PIL, sono il 3%. No, sono il 2,7%, allora torniamo al 3 perché il 3 è un bel numero, e così nacque la cosa presentata. Come si passò poi al 60%? C'è una relazione fra le due grandezze, perché il livello debito PIL moltiplicato per il tasso di crescita dà il livello di disavanzo quando il rapporto debito-PIL rimane costante. Quindi sostanzialmente quel 5%, quel 0,05 è il tasso di crescita in termini nominali che si intendeva praticabile. In particolare si pensava che si potesse continuare a crescere a un tasso reale del 2%, del 3% più un'inflazione del 2%, livelli che attualmente sono assolutamente irraggiungibili sia per la spesa in termini reali che per l'inflazione. Il caso poi voleva che il 60% fosse anche il livello del rapporto debito-PIL medio, no, dei paesi che si apprestavano a dare inizio all'Unione Europea, a fondare l'Unione Europea e l'Unione Monetaria. Quindi così nasce e così ce lo siamo portati dietro. C'è anche, diciamo, una spiegazione più sottile che alcuni danno, dicono che il 3% potrebbe essere, diciamo, lo spazio per l'investimento pubblico, cioè ci sarebbe sostanzialmente in maniera un po' nascosta una sorta di golden rule. Voi sapete, la golden rule vorrebbe che la parte del bilancio pubblico in pareggio sia la parte corrente, mentre l'investimento possa essere finanziato in disavanzo. Quindi questo 3% sarebbe, come dire, una possibilità di finanziare in disavanzo la parte di investimenti, un livello di investimenti ritenuti, di investimenti pubblici ritenuti auspicabili. Allora, che cosa è importante un momento capire da che cosa dipende
Siccome questo parametro del 6%, ecco, possiamo dire che dopo queste due regole che rimangono le regole fondative, diciamo, dell'Unione Europea, quelle costituzionali, no? Si è costruito poi un sistema di regole attorno a questo estremamente complesso, con l'istituzione del patto di stabilità e crescita, le diverse riforme del patto di stabilità e crescita fino al six-pack, al fiscal compact. Si è creato un sistema di regole che conta adesso, non so se sono 7 o 8 regole. Abbiamo 2 regole sul debito, una regola sul saldo nominale, 2 regole sul saldo strutturale, una regola sulla spesa, una regola sugli squilibri macroeconomici, cioè è un sistema molto complesso. Però se voi andate a scavare, sempre il focus rimane il problema di stabilizzare il rapporto debito-PIL, no? E possibilmente stabilizzarlo appunto al 60%. Allora questa sarebbe l'equazioncina che si spiega anche agli studenti, che dice come cresce il rapporto debito-PIL nel tempo, cioè il B col puntino è la variazione del rapporto fra debito-PIL nel tempo, G è la spesa, come si dice, la spesa pubblica primaria, cioè senza tenere conto degli interessi, T sono le tasse, le entrate pubbliche, R è il tasso di interesse e X è il tasso di crescita, e B è il livello da cui si parte il rapporto debito-PIL. Cioè sostanzialmente il rapporto debito-PIL cresce se il tasso di interesse supera il tasso di crescita e se non c'è un avanzo che si chiama avanzo primario, cioè che guarda la spesa al netto degli interessi, che compensi l'eccedenza del tasso di interesse sul tasso di crescita. Sembrano cose molto difficili, ma vorrei farvi vedere questo marchingegno, che invece è illuminante di questa cosa qua. Qui avete qui tutte le variabili che ci servono. Questo è il rapporto debito-PIL italiano, 134% è più o meno il livello attuale. La linea orizzontale è il 60% che si dovrebbe raggiungere. E non vi ho detto che una delle regole aggiuntive che sono state adottate dopo, si dice col fiscal compact, ma non è vero, perché sono state adottate col six pack nel 2011, è quella che ogni paese che ha un debito eccedente al 60% dovrebbe raggiungere il 60% in 20 anni. Quindi dovrebbe abbattere l'eccedenza sopra il 60% di un 5% ogni anno, no? di un ventesimo ogni anno. Allora qui fa vedere che appunto che quanto ci si mette a rispettare, e qui ci sono i valori di quelle grandezze che abbiamo visto prima che porterebbero al 60%. Allora qui è messa l'inflazione, all'1%, il tasso di crescita reale 1,2, real trend of growth, il tasso di interesse medio sul debito pubblico al 2,7, un disavanzo primario molto elevato che è 4,8. Voi pensate che disavanzo primario, dopo cercherò di non dare troppi dettagli tecnici, ma questo è importante capire cos'è l'avanzo primario. L'avanzo primario è l'eccedenza delle spese pubbliche, come dire, vere, fra virgolette, quelle che servono per i servizi pubblici, per l'istruzione, per la viabilità, per i trasporti, sopra le entrate fiscali. Cioè se c'è un avanzo primario vuol dire che paghiamo una parte delle imposte non per avere servizi ma per pagare interessi sul debito pubblico. L'avanzo primario misura la parte di imposte che vanno a pagare interessi sul debito pubblico, quindi che non ritornano nel sistema, diciamo, con spesa pubblica produttiva e come il benessere, ma vanno a pagare i portatori dei titoli, no? E tenete conto che appunto un punto di PIL sono circa 15 miliardi, e quindi 4,8 vuol dire 70-80 miliardi di avanzo primario, e che sono appunto tutti i soldi che noi paghiamo come IRPEF e IVA, che non ci tornano come servizi. Quindi è una variabile anche socialmente molto cruciale, importante. Sostenere un avanzo primario del 4,8 è una cosa molto pesante. Allora però se così fosse, noi arriveremo in 17 anni al 60%, no? Però l'inflazione non è all'1, è allo 0. Ecco, diciamo così, 0,1. Il tasso di crescita possiamo lasciarlo a 1,2, anzi Renzi spera qualcosa di più, diamogli pure l'1,6, non facciamo i gufi. E questo nonostante le politiche espansive della banca centrale, i tassi di interesse che stanno avviando verso lo 0, come tasso medio di evoluzione del debito siamo ancora al 3 noi. Il saldo primario programmato da Renzi per l'anno prossimo, e che tutti gli enti di ricerca ritengono non si raggiungerà, è il 2%, che è già è ritenuto socialmente complicato. Eccoci. Ora succede in 20 anni niente.
Niente, cioè ci teniamo il debito al 34%. Per non farlo e seguire questa regola folle del 20° ogni anno, vediamo cosa dobbiamo fare, dobbiamo avere questa cosa qui. Avanzo primario del 5%, cioè abbiamo discorso di prima. L'Italia già da, sì, torniamo alla realizzazione e cerco di essere breve perché non volevo vedere troppo tempo, 3-4 minuti. L'Italia il suo dovere lo sta facendo da diverso tempo. Qui avete il rapporto debito-PIL percentuale, ci sono alcuni paesi, c'è l'area euro, l'Italia è questa qui, e voi vedete nel 94 stavamo al 120, si è arrivati sotto il 100, poi è scoppiata la crisi finanziaria e si è ricominciati a salire, purtroppo siamo risaliti al 130. Abbiamo sempre, è da anni che facciamo politiche. Cosa vuol dire in questo quadro la politica di austerity? Significa avanzi primari, significa accumulare questi avanzi primari. Allora qui c'è stato un grosso ecco, questo è il saldo primario dell'Italia. Quando è sotto lo zero è un saldo attivo. Voi lo vedete, è un po' di saldi attivi che abbiamo realizzato qui per l'ingresso nell'euro, poi è andata bene, ma qui di nuovo siamo a livelli di saldi attivi, stiamo facendo molto di più della Germania, molto di più, no, della Germania forse no, ma della Francia sì, della media euro sì, cioè stiamo facendo austerità da 20 anni. Sull'austerità c'è stato un grosso dibattito perché voi sapete questa politica, questa impostazione ha trovato il suo fondamento teorico nella cosiddetta, diciamo, tesi dell'austerità espansiva. Cioè mentre per un economista keynesiano, un economista diciamo che della cultura degli anni nella quale mi sono formato io, una politica diciamo fiscale restrittiva portava poi con degli effetti moltiplicativi a un rallentamento dell'attività economica, disoccupazione eccetera. Poi hanno cominciato alcuni economisti americani e italiani a sostenere che invece l'austerità era un fatto espansivo, cioè a rovesciare completamente il paradigma keynesiano, cioè a dire se noi facciamo una politica diciamo di rigore, di bilancio, questo entra nelle aspettative delle persone che sanno che non avranno debiti in futuro e quindi fanno maggiori spese. No? E quindi si è detto anche alla Grecia, voi tagliate salari, servizi pubblici, pensioni e quant'altro, ma le persone hanno aspettative razionali, sono lungimiranti, sanno che con questo fra 30 anni i loro figli staranno meglio e allora tutti contenti corrono a consumare e questo fa espandere l'economia. Questa tesi che vi presento in modo così un po' diciamo caricaturale, ma credo che si debba fare, è stata poi rivista recentemente. Il Fondo Monetario, che era stato uno dei principali diciamo, artefici di questa produzione teorica, si è rimangiato le cose, ha detto che non è vero, che l'austerità ha massacrato le economie. Per chiudere, poi torneremo su questi temi, secondo me dal punto di vista economico è questo, cioè c'è un nesso fra le regole europee, la tesi dell'austerità espansiva e il livello di indebitamento dei singoli paesi. Cioè queste regole sui saldi di bilancio e sul rigore finanziario potrebbero anche andare bene per paesi che hanno già un rapporto debito-PIL attorno al 50, 60, 70%, per un paese che ha un rapporto debito-PIL come il nostro sono insostenibili, perché avete visto cosa vuol dire arrivare nel 20°, cosa vorrebbe dire in termini di avanzi primari. Allora io credo che, ne parlavamo anche con la nostra moderatrice prima di venire qua, credo che il problema essenziale sia quello della ristrutturazione dei debiti pubblici, cioè bisogna consentire ai paesi che hanno un elevato debito pubblico di rientrare con misure di carattere straordinario, che era quello che la Grecia chiedeva all'Europa e l'Europa è stata sorda e non ha voluto ascoltare. Grazie. Alessandro, il professore diceva l'austerity ha massacrato l'economia, in realtà pare di capire la tua tesi, che poi è la realtà oggettiva, ha massacrato anche un po' i sistemi politici in vari paesi europei, finora bipartitici, cioè fino a ieri bipartitici e ora con diverse nuove realtà politiche. Di questo che tu ci parlerai adesso. Sì, io cercherò di concentrarmi su due narrative che vengono spesso legate all'austerità. Una è quella del taglio delle spese, quindi il controllo della spesa pubblica, e la seconda è quella di portare riforme che dovrebbero aumentare la competitività.
stabilità dei sistemi. Quando si parla di austerità molto spesso questi sono i due aspetti che ritornano. Ho un approccio critico e sottoscrivo quanto in pieno quanto detto dal professore e mi voglio concentrare su tre aspetti. Uno è su chi paga l'austerità, uno se ci sono effetti sistemici dell'austerità, cioè l'austerità va considerata in singolo paese o va considerata nel complesso dei paesi europei e che tipo di dinamiche crea. E il terzo elemento su cui mi voglio soffermare sono le esternalità politiche dell'austerità più crisi, cioè quali sono gli effetti della vita politica delle nostre società. Allora, questi due discorsi si presentano quasi come un senso comune acquisito all'interno delle autorità europee e delle autorità politiche nazionali. È chiaro che bisogna ridurre il debito perché il debito è alto, è senso comune, common sense, come direbbero gli inglesi. Bisogna consolidare i conti. Allo stesso tempo, per consolidare i conti bisogna stimolare la crescita. Come si stimola la crescita? Si aumenta la competitività del sistema. E questi sono due stelle polari del dibattito che si intersecano con il progetto di integrazione europea, in particolare con il progetto di integrazione monetaria europea. L'euro è stato il punto apicale del progetto di integrazione monetaria europea che parte ben addietro dal 1971, almeno da quando Nixon decide che non ci sarà più la convertibilità del dollaro in oro e allora ci sono fluttuazioni, si considera c'è la possibilità di fluttuazioni tra le varie monete mondiali che non sono più collegate all'oro attraverso il dollaro, allora si iniziano a sviluppare meccanismi di coordinazione monetaria a livello europeo per evitare fluttuazioni eccessive all'interno dell'area euro e favorire scambi, favorire la crescita economica. Ora, il processo ha portato a una piena integrazione economica, a una piena integrazione monetaria. La piena integrazione monetaria viene spesso detto che ha dei requisiti. Uno, servirebbe una simmetria tra i cicli economici dei paesi, perché se tu hai una piena integrazione monetaria e un istituto monetario unico e un paese che ha un ciclo crescente, un paese che ha un ciclo decrescente, è difficile coordinare un'unica politica monetaria su due obiettivi diversi, anzi opposti. Un secondo elemento che viene detto che è importante è una mobilità della forza lavoro interna. Chiaramente se c'è una zona dove c'è richiesta di forza lavoro, arriva da dove si richiede. Un terzo elemento è una forte integrazione commerciale, e questo finora è forse l'unico che abbiamo centrato in parte, e poi lo sviluppo di politiche fiscali che ridistribuiscono le ricchezze un po' come in uno Stato all'interno della zona monetaria comune. Questi sono elementi che, se ci sono questi elementi, ma a volte anche se non ci sono dei vantaggi. Si riducono le dinamiche speculative tra le monete e si riduce il costo di finanziamento del debito. Cioè il tasso di interesse che ci mostrava il professore dovrebbe calare se è all'interno. Ora, all'interno della UE si sono tentati di percorrere alcune di queste strade. C'è stato Schengen, quindi si è aperta la mobilità del lavoro, ma non è stato particolarmente un successo. Questo perché il mercato del lavoro in Europa è sticky, appiccicoso direbbero, nel senso che a differenza degli Stati Uniti non c'è una grossa mobilità del lavoro per ragioni culturali. Ci sono lingue diverse, ci sono regolamentazioni diverse attraverso i paesi in cui è più difficile che ci siano movimenti di massa della popolazione. Alcune stime parlano del 3% della popolazione europea che vive e lavora in un altro paese. Durante la crisi questo è incrementato, chiaramente, e dall'Inghilterra un osservatorio privilegiato di giovani italiani che vengono lì a lavorare in cerca di fortuna. Allo stesso tempo c'è stato Schengen, è vero che si sono ridotti gli spread, cioè le differenze tra i tassi di interesse europei, c'è stato un calo dei tassi di interesse almeno fino allo scoppio della crisi, poi si sono introdotti i meccanismi di convergenza per cercare di avvicinare le economie che il professore ha mostrato perfettamente, le follie, che vengono portati avanti molto spesso richiedendo aggiustamenti della spesa pubblica. Quindi il taglio delle pensioni è stato un grande classico, io parlo sempre a livello europeo, il taglio dei servizi, il taglio del welfare, sono grandi classici dell'austerità a livello europeo. Ora, c'è anche un altro effetto della convergenza monetaria che bisogna considerare, poi cercherò di unire alcuni di questi fili che sto tracciando. In particolare per l'Italia, nel periodo di diverse fasi di integrazione monetaria prima che arrivasse l'euro, si è ricorso diverse volte alla svalutazione. Cioè si riduce il valore
della moneta e si aumentano le esportazioni. Non è un modo ottimale di aumentare le esportazioni, ha i suoi problemi, ma era una valvola di sfogo per il paese. Chiaramente una volta che entriamo nella moneta unica, il processo svalutativo non si può più utilizzare per aumentare competitività. Allora, per aumentare competitività o fai pianificazione, quindi fai innovazione, ricerca, ti apri mercati, cerchi di costruire un sistema produttivo diverso, oppure tagli il costo del lavoro. Quello è un altro modo veloce per ottenere competitività. E il taglio del costo del lavoro, almeno la flessibilizzazione del costo del lavoro, è stato un discorso forte, preponderante all'interno dell'Unione Europea sin dagli anni 90. Si parlava negli anni 90, a metà degli anni 90, di eurosclerosis. Si diceva l'Europa sta crescendo, però non creiamo posti di lavoro. Nella narrativa questo diventava il problema dell'impossibilità di creare posti di lavoro, era dettato dalla non flessibilità dei mercati del lavoro. Quindi ci sono troppe protezioni, le imprese non assumono perché non possono licenziare. Questa narrativa ha portato sì che ci fossero una serie di flessibilizzazioni nel mercato del lavoro e che producessero dualizzazioni nei mercati del lavoro europei. La crescita del precariato nel sud Europa, i mini job in Germania, contratti a 0 ore in Inghilterra. In tutta Europa è stato un fenomeno di separazione, di dualizzazione dei mercati del lavoro, dove ci sono state la crescita di soggetti non protetti e soggetti più protetti. In questo contesto complesso, la crisi è intervenuta come fattore dirompente di una serie di criticità che erano già lì. E quindi cosa ha fatto? Ha messo pressione sui conti pubblici. Nei paesi europei parte dei budget pubblici sono andati in salvataggi di banche, questo lo sappiamo benissimo. C'è stato un incremento del numero di persone che hanno dovuto ricorrere al welfare, e questo è stato un ulteriore incremento della spesa pubblica. E inoltre dall'Italia abbiamo un osservatorio purtroppo privilegiato. Dal momento dell'inizio della crisi greca c'è stata una grossa sfiducia verso le azioni, i titoli di Stato dei paesi dell'area mediterranea in particolare, che ha fatto sì che crescesse il tasso di interesse che dovevamo pagare per il debito e quindi ha messo un'ulteriore pressione alla spesa pubblica. La risposta, come ci diceva il professore di tutto questo dal punto di vista europeo, è continuare con le stesse ricette che hanno costruito l'Europa prima della crisi. E io penso che qui ci sia un punto dove non ci si può fermare più a quel senso comune legato al discorso che se c'è un debito bisogna pagarlo e bisogna ridurlo, e che se bisogna costruire il paese bisogna puntare su una competitività, in particolare se la competitività arriva attraverso il taglio del costo del lavoro. E allora io mi chiedo, è interessante, chi paga l'austerità? Perché è chiaro che quando stringiamo la cinta, non stiamo stringendo la cinta allo stesso, il paese non indossa lo stesso pantalone. Ci sono tante persone all'interno del paese e c'è chi la paga di più e chi la paga di meno. Quando tagliamo i servizi pubblici, noi colpiamo chi ha bisogno di quei servizi pubblici. Quando tagliamo la sanità, noi colpiamo chi non ha le risorse per usufruire della sanità privata, più di chi ha quel tipo di risorse. Quando c'è austerità, noi colpiamo chi è più vulnerabile nel mercato del lavoro, i precari, i disoccupati e anche i giovani che si affacciano all'interno del mercato del lavoro. Questo è in linea con quello che è successo in tutta Europa, perché la crisi ha portato a un aumento delle disuguaglianze nelle società europee. Allora, se chi paga l'austerità sono i deboli, l'austerità è un meccanismo che ci permette di superare alcune di queste dinamiche. Il professore ha spiegato benissimo, io mi voglio soffermare su un altro elemento, in particolare come la flessibilizzazione del mercato del lavoro ha portato al taglio del costo del lavoro. Ora immaginiamo che in Italia noi vogliamo diventare più competitivi, lo facciamo attraverso un taglio del costo del lavoro e quindi cerchiamo di ridurre i costi all'interno del paese e di spingere le nostre esportazioni, riducendo il loro costo. Se i nostri partner commerciali non fanno lo stesso, comprano le nostre esportazioni. Se i nostri partner commerciali anche loro tagliano il costo del lavoro al loro interno perché perseguono politiche di austerità anche loro, avranno meno risorse per comprare le nostre esportazioni. È un meccanismo che alcuni economisti inglesi parlano di austerità competitiva, dove quindi si ha una spirale recessiva dovuta a tagli multipli nei paesi. Infine, vorrei parlare delle esternalità politiche del binomio austerità-crisi. Abbiamo assistito negli ultimi anni dopo la crisi alla
alla crisi dei partiti in molti paesi che hanno governato l'economia europea nel periodo pre-crisi e crisi. Faccio alcuni esempi, chiaramente la Grecia è il primo esempio. Il PASOK e Nuova Democrazia raccoglievano prima della crisi il 77,4% dei voti in Grecia. Alle ultime elezioni nel 2015 il 34,4%. Il PASOK in particolare è passato, non ricordo il dato, dal 34 al 6%. È stato distrutto il Partito Socialista greco. In Spagna il Partito Socialista e il Partito Popolare nel 2008 sfioravano l'84% delle preferenze. Alle elezioni adesso di dicembre sono andati poco sotto il 50% delle preferenze. In Francia, nei sondaggi elettorali, Marine Le Pen è andata costantemente tra il 25 e il 29%, almeno per le presidenziali del 2017. In Polonia ha appena vinto un governo di destra euroscettico. In Ungheria governa Orban, che è un euroscettico. In Italia, che è un caso interessante da questo punto di vista, abbiamo visto la crescita del Movimento 5 Stelle, che nel 2013 ha raccolto il 25% dei consensi. Ma io vi invito a riflettere su chi ha pagato di più la crisi. Vi ho raccontato che sono stati i giovani, i disoccupati, i precari. C'è un bellissimo studio di Tanes che va a vedere chi ha votato il Movimento 5 Stelle. Ha preso il 25,5% complessivamente. Se guardiamo i giovani tra il 18 e i 24 anni, il Movimento 5 Stelle avrebbe vinto col 44%. Se considerassimo le persone tra i 25 e i 34 anni, il Movimento 5 Stelle avrebbe preso il 37%. Se considerassimo i disoccupati solo, avrebbe preso il 34%, sfiorando il 35%. E ancora è più incredibile, se considerassimo gli atipici, avrebbe il 52% un atipico su due nel 2013 che è andato a votare, ha votato il Movimento 5 Stelle. Io non dico che il Movimento 5 Stelle era l'unica forma di rappresentanza di questi soggetti, ma io ho un dato che mi dice che questi soggetti, quelli che più hanno pagato la crisi, hanno votato rottura in quella fase. E allora io mi dico una cosa, bisogna andare oltre quel senso comune di cui ho parlato prima, perché io penso che ci sia una differenza importante tra il senso comune e il buon senso. Il senso comune è quello che si crede comunemente giusto. Il buon senso in questo caso è quello che ci suggerisce che non ci può essere austerità se la pagano solo alcune strati della popolazione, non ci può essere austerità se ci sono problemi sistemici che ne riducono l'effettività, non ci può essere austerità se i politici che la supportano non hanno più legittimità politica. Grazie. L'ultimo intervento, professoressa dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Chiara Mio, che ci dirà un po' delle ricadute nel settore delle imprese e manifatturiero, sharing economy della austerità, la protagonista di questa giornata. Mentre ascoltavo i colleghi ho cambiato l'intervento anche per renderlo funzionale alla ricchezza di contenuti che abbiamo già sentito, poi ne parleremo nel dibattito. Allora, mi aggancio ad alcune cose che ho sentito e sulle quali voglio ritornare per consolidare Andre Piller, stavo per dire, in omaggio, per supportare con dei pilastri il mio ragionamento. Allora, nelle diseguaglianze che Alessandro citava prima, aggiungerei una disuguaglianza che è stata accennata da lontano dentro l'Italia fra il nord e il sud. Il tema politico, ma economico, il tema sociale prossimo è quello del meridione d'Italia. So che non dico una cosa nuova, è vecchia di 200 anni, 100 anni, mi dispiace, non sono originale, però è un tema grossissimo perché potremmo adesso sciorinarvi fior di statistiche, fior di indicatori con grandi disparità nord-sud. Avendo vicino il professor Longobardi, ve ne dico solo una, dati al Malaurea, Ca' Foscari, tempo di classamento medio dei miei laureati, Ateneo di Bari, tempo di classamento medio dei laureati di Bari. Questo vuol dire che allora io sono più bravo? No, vuol dire il contesto economico che ci sta attorno. Da noi dipende dalle facoltà, dai percorsi, insomma in economia. Noi siamo sui 2 mesi e mezzo, la magistrale, la triennale chi non prosegue è sui 6 mesi, che sono dati, noi li teniamo, capite? 2 mesi, 3 anni. Allora c'è un tema di disparità nel paese che aggiungerei, e questo è un tema anche economico molto forte e che le aziende sentono tutte, perché è evidente che se uno vuole fare una politica economica alcune scelte forti sul sud, cioè
non possono essere ancora una volta illuse, cioè guardare l'Italia come un pezzo unico è profondamente iniquo. Parlerò poi di manifatturiero, se di nuovo in omaggio, ma lo prendo come esempio, considerate quelli che si chiamavano i distretti, il territorio del manifatturiero nel Triveneto, in Friuli, lo compariamo con, noi abbiamo il mobile da sedia, voi avete l'imbottito, per dirne una, abbiamo delle situazioni radicalmente differenti che dipendono da un contesto, né radicalmente differenti. Ci metto per esempio le infrastrutture, sono abissalmente minori, no? Già le nostre non sono a livello di aziende che vogliono competere nel mondo, ma se poi confrontiamo Friuli Venezia Giulia, Veneto e Puglia, non ce n'è, prendo la Puglia solo perché è il professore vicino. Quindi aggiungerei su questo tema delle distomie, questa lettura dell'Italia come se fosse un unicum, in realtà la grossa spaccatura c'è già e va affrontata, anche economicamente. L'austerità però, ed è la parte complementare a tutti i ragionamenti che ho ascoltato, che abbiamo ascoltato e sui quali non si può non essere d'accordo, però la parte complementare è che non si può indulgere sullo spreco. Né il professor Longobardi né il collega hanno detto l'austerità è distruttiva, quindi non mettiamo mano, non guardiamo bene dentro al come si spende. Nessuno dei due ha voluto minimamente intendere questo. Questo però, secondo me, mi permetto, colleghi, lo aggiungo perché altrimenti passa l'idea che state dicendo, no, che assolutamente non volevate dire, esatto, che non è scavare le buche keynesianamente, abbiamo tante cose dove c'è grande utilità nella spesa pubblica. Il resto della spesa pubblica prima dell'economia, se noi vogliamo che la scuola funzioni bene, che i nostri ragazzi, oggi qui così numerosi, applauso anche alle scuole che vedono questi come istituzioni informative, la Sensu, che vedono questi come momenti importanti, ma ragionevolmente i vostri professori che sono qui oggi a accompagnarvi lo fanno per loro spinta, per loro sensibilità, immagino. Allora, se noi vogliamo una scuola che vi prepari, e immaginiamo di farla a risorse costanti se va bene, se non decrescenti, c'è un minimo di conformazione, cioè l'investimento è lì e questa è spesa corrente, non è investimento, perché gli stipendi e le dotazioni delle scuole sono spesa corrente. Se poi vogliamo magari che abbiate tutti una LIM, una multimediale a scuola, che poi abbiate a scuola delle strumentazioni pari a quelle che avete a casa, gli iPad simili, dovremmo parlare di conto investimenti e non ci siamo. Allora, su questo tipo di investimenti, qui è l'austerità che non vogliamo, su tutto quello che riguarda mala gestio, corruzione, ok, ça va sans dire che siamo assolutamente a favore di un cambio di passo. Questo era il primo punto, secondo me doveroso per completare, perché altrimenti resta un pezzettino non detto. Sui servizi alle imprese, la pubblica amministrazione rischia di abdicare. Faccio non solo perché siamo ospiti di una Camera di Commercio, ma è molto chiaro l'esempio della scuola, l'esempio della salute, i servizi alle persone. Attenzione che lo Stato, l'entità gestione pubblica, a mio parere non può abdicare anche al fornire servizi alle imprese, ovvero se decide di delegarlo a terzi deve usare un controllo molto forte. Tradotto in un altro modo, non possiamo continuare a pensare che le aziende vadano fuori, esportino da sole. La struttura che può chiamarsi Camera di Commercio, che può chiamarsi Agenzia Regionale, che può chiamarsi in tanti modi, ma non può essere che noi tagliamo questa cosa qua o smantelliamo quello che c'è. Perché se poi vogliamo che esportino serve una attenzione. A me non sembra che ci sia un dibattito adeguato sui servizi alle imprese, se non gestiti ma almeno concertati, coordinati, trovate il verbo che volete, dalla mano pubblica, che invece è grandemente necessario perché già noi abbiamo delle aziende molto piccole rispetto ai nostri limiti, se poi le mandiamo fuori da sole vengono falcidiate e quindi questo è un punto sul quale mi sento di portare una parola di originalità. Austerità nelle aziende, quindi qui aggiungo il punto di vista dell'aziendalista. Che cosa può vuol dire per un'azienda? Le aziende l'hanno molto chiaro e la stanno, al di là del subire, recepire le normative, vabbè, ma l'hanno già con la grande fantasia degli imprenditori e dei creativi vista con l'ottica del bicchiere mezzo pieno. Va molto di moda la sharing economy e farò solo due battute su questa, che è un altro modo molto positivo di parlare di austerità, perché se austerità vuol dire tagliare, capite che è una disposizione, soprattutto avendo alle spalle periodi di vacche grasse, di rubinetti fuori controllo. Allora, semplificando molto,
nel mondo della sharing economy vuol dire dare nuovo valore e nuova vita oltre il sinallagma e quindi riconoscere un valore ai beni, servizi, prodotti oltre al prezzo che in quel momento il mercato fissa. Dare valore anche a ciò che non ha prezzi, per trovare una linea di pensiero alta. Provo a fare degli esempi. Nella sharing economy ne abbiamo tantissimi esempi sul territorio, ma potrebbero essere incentivati. Pensare che se si è una cartiera, non di quelle più false, quelle che con carta, devo già precisare, se si è una cartiera nel business della cellulosa, nel mondo di internet e di sti robi qua, bisogna aver coraggio per continuare a pensare che la cellulosa sarà il business. E allora lì che cosa si fa? O si segmenta in alto, si fa le carte di pregio, oppure per esempio si guarda, faccio un esempio, si guarda a una modalità di ingaggiare il pubblico ma anche pensare in maniera diversa. Si pensa alle bucce d'arancia che vengono buttate via e sono uno scarto e le si usa come materia prima per fare la carta. E quindi in ottica di sharing, quello che è scarto per una industria, che è l'alimentare, l'agroalimentare, la buccia d'arancia, diventa materia prima, peraltro pregiata, perché poi comprare anche la carta fatta con le bucce d'arancia ha anche una sua come dire, rotondità nello scrivere, una plasticità diversa, vuol dire condividere e dare vita a ciò che prima era pensato come scarto. Allora, in un mondo come quello del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, di questa imprenditorialità molto mista con la socialità, questo è il terreno perché la sharing economy si propaghi e riesca a tramutare con un po' di allegria anche questo tema dell'austerità che se no è di un grigiore e difficilmente incentivante a guardare il futuro con occhi rosei. Vuol dire farci piacere le croste di formaggio? No, assolutamente. Vuol dire però cercare di non sprecare. Allora, le aziende questa cosa qua l'hanno capita bene, perché tutte le volte che risparmiano materia prima e energia, fanno conto economico. Se fanno conto economico diminuendo le esternalità sull'ambiente, fanno il bene dell'impresa e il bene dell'ambiente. Per esempio, sulle tutte le tecnologie energy, di riduzione dell'energy consumption, dell'energia, le aziende ci vanno a pesce, con i contributi dello Stato o senza, perché vuol dire ridurre il loro conto economico. Questa loro energia, questa loro vitalità deve essere anche dirottata su altri tipi di filiere. E io credo che il ruolo di chi fa un po' di coordinamento è quello di organizzare punti di incontro perché gli sprechi di qualcuno, gli scarti, diventino input, con un vantaggio in complessivo. Questo secondo me è un punto importante. L'altra cosa, c'è bisogno dell'ingaggio di tutti, quindi momenti come questi sono importanti, perché non sempre noi siamo disponibili a pagare il giusto prezzo per le cose. Siamo reduci. Quest'anno non so cosa pensano i ragazzi. Sapete dirmi qual è l'emergenza ambientale più forte dell'Italia per il 2016? Sic stantibus rebus, in latino non è inglese. Qual è? I ragazzi, non gli scusate, i ragazzi, chi ha più di 20 anni, non può 25, non può rispondere. Per l'Italia, qual è l'emergenza ambientale più forte che avremo quest'anno? La CO2, le città, le auto, l'anidride carbonica, i gas. Di cosa dovremmo preoccuparci quest'estate? Ragazzi, quest'estate sceglieremo o bere e lavarci o irrigare. L'acqua, se vanno avanti così le precipitazioni, dovremmo decidere al sistema paese se avere per usi alimentari domestici o per irrigare. Voi avete idea di cosa vuol dire? Ecco, qui parlare di sharing economy è importante anche l'ingaggio della comunità, che deve avere responsabilità nell'uso di queste risorse e non può ricordarsi che l'acqua è preziosa quando il comune quintuplica la tariffa, perché se fa solo questo penalizza di nuovo le fasce più deboli, però se non c'è una presa di coscienza di tutti nel rispetto di questi beni comuni non è possibile. Quindi anche noi siamo chiamati a dare un valore alle cose che hanno un prezzo simbolico, che non hanno prezzo. Ho fatto l'esempio dell'acqua perché non c'è neanche grande consapevolezza su questo. Ma vedete, voi ragazzi fanno fatica a parlare, in realtà lo sapete benissimo. Perché cosa siete disposti a pagare? Siete disposti a pagare per l'aria pulita, per avere l'acqua sempre disponibile? Se la risposta è sì, avete in mano uno strumento potente nella scelta dei prodotti delle aziende. E quindi dovete occuparvi non solo di ciò che è trendy, fashion, ma anche di ciò che alimenta un circuito virtuoso, un modello virtuoso. Su questo l'ingaggio del territorio è utilissimo.
In un passaggio, ed è il mio penultimo punto, si è parlato della possibilità di un welfare, della tenuta del welfare. Una delle sfide che hanno le aziende oggi in tema di austerità, e lo hanno già colto, è quello di farsi concorrenza, ovviamente dove lo possono fare, dove non hanno problemi di esuberi, quindi sto parlando di quei settori, anzi in realtà paradossalmente il problema ce l'ha anche chi esuberi. Chi esuberi vorrebbe buttarli via fuori tutti e dentro dei nuovi, perché il problema è che non sempre le risorse che si hanno all'interno sono adeguate rispetto alle competenze. Quindi anche chi esuberi in realtà deve far fare degli ingressi perché le competenze non si matchano. Comunque, tutte le aziende che vogliono attirare oggi personale, se vogliono attirare personale qualificato, stanno facendo competizione fra di loro, e le più furbe le hanno già capite, sul tipo di welfare integrativo rispetto a quello dello Stato che offrono ai loro dipendenti. Ci sono già delle piattaforme che offrono online delle connessioni, dei pacchetti di welfare in modo tale che l'azienda, senza imbastirlo per conto proprio, possa aderire a queste reti e offrire welfare integrativo. E per esempio in queste piattaforme, ne conosco, ne cito una, jointly.com, .net credo, jointly.net, l'azienda non ha i soldi, le risorse per farsi in casa l'asilo nido, le pensioni integrative eccetera, però aderisce a questo portale dove chi è capace di farlo mette in rete la sua disponibilità e quindi si fa massa critica anche con aziende piccole. Allora le aziende stanno dicendo ai dipendenti vieni da me e non competo solo sullo stipendio, che è importante, ma ti do anche per tutta una serie di ragionamenti dei servizi integrativi perché sono più importanti per te. E queste aziende stanno prestando servizi integrativi non tanto in un paese con una denatalità forte sul children care, sugli asili nido, molto modaioli, però francamente poco targetizzati sui bisogni, ma sulla cura degli elder, sulla cura dei genitori. Pochi hanno figli, tutti hanno minimo 2-4 genitori, 6-8 quel che è, e quindi la cura degli anziani, che è cioè che consuma tempo notevole e pesa sempre sulla generazione dai 50 fino a che non va in pensione, lì deve preoccuparsi della cura degli anziani, le aziende stanno facendo questo per supplire perché lì il pubblico non interviene. Pensate, come indici quasi di civiltà viene sempre detto il numero di posti in asilo nido disponibili sul territorio. Oggi il tema delle persone è il numero di posti di accoglienza o di moduli respiro per gli anziani con demenze o senza demenze o non autosufficienti. E questo è un tema dove le aziende hanno capito che se vogliono attirare le risorse devono intervenire. Stanno facendo supplenza, però come vedete ci sono territori dove le aziende si muovono. Possiamo pensare che questo sia un nodo che potrà essere ignorato? Ritengo di no, perché vuoi per la rigidità del mercato del lavoro, nonostante i meccanismi introdotti, vuoi perché comunque chi oggi ha 50 anni, l'abbiamo sentito prima, non va a Londra. A Londra ci va il giovane, più o meno disincantato, più o meno intraprendente, ma di 50 anni, 55 anni in giro per l'Europa se ne vedono pochini, se non altro perché hanno famiglia e comunque è difficile mettersi nello zaino la famiglia e spostarsi. Quindi quella fascia lì di chi oggi è over 45-50 è una fascia di grande fragilità e di grande esposizione a rischi sulla quale si riversa tutta la cura degli anziani. Capite bene che lì ci sarà, e peraltro con una prospettiva di pensioni più sottili di quelle delle classi precedenti, dei gruppi età precedenti. E quindi qui ci vuole tutta un'alleanza sul welfare perché altrimenti non si riesce. Le aziende possono da sole farcela? No, però capite che se non vengono risolti i nodi che si diceva prima non riusciamo. Quindi chiudo. Austerità non significa spendere male, significa lottare contro l'austerità non vuol dire dare un plauso alla cattiva spesa pubblica, anzi si può fare nuovo investimento in nuova spesa pubblica spendendo meglio e spendendo guardando all'outcome. Okay? Secondo punto, le aziende lo hanno già capito, tant'è vero che stanno innestando meccanismi competitivi sia con la sharing economy che con temi per esempio del welfare dell'aging, e quindi capite ragazzi, per voi il grande problema è
come pensare di poter entrare alla svelta nel mercato del lavoro che è già saturo, con della gente che davanti a sé ha ancora 15 anni di vita utile e che ha delle competenze alle quali le aziende fanno fatica a rinunciare, giustamente. E il tema del come innovare in un contesto dove l'innovazione viene gestita a livello molto frazionato e molto micro e non è difficile far massa critica. Quindi il punto di vista della, di una partnership pubblico-privato dal mio punto di vista è ineludibile. Ultimissimo, possiamo, senza la parola magica che ho sentito prima, ristrutturazione del debito, mi l'avete chiamata così, farcela? No, e qui no, proprio un tema sia guardando il bilancio delle banche, il bilancio delle aziende, è impossibile. Quindi anche su questo non vuol dire dichiarare il default. Tutte le volte che viene in banca un'azienda che ha una eredità pesante, ma una buona idea e un buon conto economico, se gli tolgo la zavorra, è doveroso dargli credito. E l'unica maniera per farlo è quella di sterilizzare e fare la ristrutturazione. Guarda qui queste cose di mestiere. Certo, se in mano non abbiamo un buon prodotto, in realtà allora è accanimento terapeutico. Ma se noi siamo convinti che il Paese ha delle skills, ha degli atu che possono valere a livello complessivo, e io le guardo dal punto di vista della produzione del manifatturiero, ci sono e come, sarebbe scellerato tagliare le gambe a queste idee del presente perché le vogliamo far rientrare alla svelta senza la ristrutturazione. Casomai potremmo pensare a una ristrutturazione, a parte un periodo di preammortamento, no? Quindi di congelamento vero. Preammortamento significa che non si rimborsa il debito per un po', si pagano solo gli interessi. Già questo darebbe un respiro notevole. Casomai potremmo dire che allora noi ci paragoniamo, e mi chiudo, con gli altri paesi e magari il mercato ci fa un delta tasso di interesse, perché abbiamo un'eredità più pesante di altri, quindi pagheremo uno spread come è accaduto, come lo ricordava bene il collega. Ma se non c'è un momento di moratoria, di preammortamento, il paese non ce la fa ad avanzare, perché è difficile chiedere uno scarto, un salto a chi ha questo bagaglio molto pesante. Direi che materiale ne abbiamo tanto. Sì, tantissimo. Grazie. Dunque, io provo a mettere in fila degli spunti, ma me ne sono venuti così tanti che non so se riuscirò a farlo in maniera ordinata, partendo dal discorso sull'Europa, no? Su questa camicia di forza che ci hanno fatto indossare, nonostante l'Europa sia formata, l'Unione Europea sia formata da paesi con profonde disparità, a guardare anche soltanto il peso del debito pubblico. Ecco, mi chiedevo, stiamo andando verso, anche se lentamente, in maniera molto faticosa, verso una revisione del Trattato di Maastricht di cui parlava il professore prima, e che cosa sta facendo l'Italia in merito? Cioè questa richiesta di flessibilità, abbiamo presentato una legge di stabilità con oltre 16 miliardi di euro di clausole di flessibilità, dall'Europa ce le stanno contestando e noi insistiamo. Cosa stiamo facendo? Stiamo cercando semplicemente di grattare più soldi per poi fare che? È una mossa positiva che può essere guardata in maniera positiva oppure è una mossa che lascia spazio a dubbi su cosa viene dopo, ammesso che le otteniamo, cioè a cosa puntiamo veramente, visto che l'obiettivo della ristrutturazione del debito di cui parlava il professore all'inizio e che io pure condivido, viene per il momento escluso dal governo. Poi mi veniva in mente un'altra cosa sentendo parlare di mini jobs in Germania, Jobs Act che pure noi abbiamo fatto qui, quindi lavoro precario, lavoro insomma pagato poco e male. Ecco, queste sono storture di sistema che però esistono anche negli Stati Uniti, che pure non hanno adottato le politiche di rigore per uscire dalla crisi del 2008 e ci sono numerosi esperti che scommettono su un'altra grande crisi anche negli Stati Uniti proprio perché bassi salari e lavoro precario non aiutano la domanda, quindi non aiutano la ripresa, non aiutano la crescita. Per cui mi chiedevo se oltre a un discorso tra austerity e altre politiche più espansive, forse non sia il caso di fare un discorso su distribuzione della ricchezza, dove sta il potere, come vengono gestite le nostre cosiddette democrazie, chiamate così perché c'è suffragio universale, ma forse magari non sono davvero delle democrazie e che cosa questo significa insomma per il futuro. E poi veniva in mente anche
altre due cose. Quanto può aiutare, per tornare al discorso della professoressa, questa clausola di flessibilità che abbiamo chiesto sugli investimenti, per esempio, quanto può tornare utile al discorso che lei faceva, è una delle 4 clausole che abbiamo chiesto, sempre ammesso che ce le diano, e che tipo di respiro ci può dare, se ce lo può dare per il momento. Secondo me poco, almeno, però è una mia idea. E l'ultimo spunto che mi veniva in mente riguardo al discorso, professore, che facevamo a pranzo sul salvataggio delle banche, su questo bail-in, questa norma europea che è entrata in vigore nel 2014 in Europa. Noi l'abbiamo appena applicata, come se l'abbiamo scoperta adesso, perché non c'è stato alcun tipo di informazione su cosa significava questo bail-in. Significava che ogni, diciamo, investitore è costretto, diciamo, a contribuire al salvataggio della banca, perché la norma vieta agli stati di intervenire per salvare le banche. La Germania l'ha fatto prima che entrasse in vigore usando i soldi pubblici, noi non l'abbiamo fatto. Ecco, però noi abbiamo 200 miliardi di crediti in sofferenza nel nostro sistema bancario, che è un dato abbastanza allarmante. Penso che l'avete visto anche voi, ultimamente c'è un film che va molto in voga su questi temi, parla della crisi nel 2008 negli Stati Uniti, La grande scommessa. Io, vedendo quel film, mi sono chiesta se mi sembra ovvio che ci sia anche un collegamento rispetto alla nostra situazione, e se questa situazione di 200 miliardi di euro di crediti che forse sono inesigibili possono determinare un crack, non so se di quel genere, ma comunque una situazione di crollo del sistema bancario o di una parte consistente di esso. Non so chi vuole iniziare, poi magari sentiamo se dal pubblico sicuramente ci saranno altre sollecitazioni. Fate voi. Io inizierei con la domanda che mi è stata lasciando le domande più difficili degli altri oratori. Perché sì, io credo che la distribuzione sia uno dei temi forti che dovremmo affrontare all'interno, però non va affrontato con ingenuità, secondo me, nel senso che una degli aspetti fondamentali della politica è l'articolazione degli interessi. Perché gli interessi si articolino servono che ci siano le forze sociali. Quindi se si vuole ridistribuzione devono farsi vivere le forze sociali che necessitano questa ridistribuzione. Altrimenti è complessa una ridistribuzione dall'alto, perché esattamente come articolazione degli interessi ci sono interessi che riescono ad avere accessi privilegiati alla politica rispetto ad altri, salvo poi arriviamo a una situazione talmente difficile che allora si comprende che una forma minima di ridistribuzione è necessaria per salvare il sistema. Ora io non so se la ridistribuzione può essere usata per riprendere credibilità da parte delle forze politiche che hanno governato gli ultimi 15-20 anni di politica europea. Questa è una cosa che potrebbe succedere. Di sicuro, se vogliamo buttare nel dibattito un altro tema che penso avrà sviluppato di più forse nella successiva tavola rotonda, ma negli altri giorni di dibattito, c'è il grosso tema del basic income, che si pone del reddito minimo, reddito di cittadinanza, secondo come viene articolato, che si pone, che viene discusso oggi più che in altri periodi. E penso che quello sia un tema su cui sarebbe utile ragionare. Cosa significa, perché lo si farebbe, apre prospettive interessanti su riflettere anche su cos'è produttività, su cos'è produzione e su cosa crea valore. Quindi io lascio questa cosa un po' in sospeso, poi se ci sono interesse possiamo ridere ancora. Però sì, condivido pienamente, questa questione è fondamentale. Era anche una delle 2 parole d'ordine che ci veniva chiesta, tra le 10 parole che suggerivo. Sì, lascio al professore che ha una visione. 2 piccole pillole. Una precisazione, anche avendo i dati da presidente di una banca, io vorrei, approfitto anche di questa platea, in Italia lo Stato, il pubblico, non ha messo un euro nel salvataggio delle banche, ok? Mentre in Germania e in altre parti c'è stato un grossissimo intervento di spesa pubblica per coprire i deficit di bilancio e i problemi causati da alcune banche, ok? Sì. Che più di una volta e mezza dell'attuale credito deteriorato in Italia. Allora, intanto il primo
Il primo messaggio è, non so se i media sono sempre chiari nei titoli a dire salvataggio di Stato. Si parla impropriamente di decreto salvabanche, passa l'idea che lo Stato ci metta quattrini dello Stato, non è così perché sono i soldi delle altre banche. Per esempio noi, come tutte le banche, abbiamo messo un contributo per salvare la tenuta del sistema. Lo chiamano salvataggio di Stato perché è normato con una legge. No? E quindi però vorrei che ci fosse questa chiarezza, per cui in Italia, a differenza di altri, non c'è stato un intervento dello Stato dei cittadini. Certo, il bail-in dà una responsabilità in più all'utente, al cittadino, che si chiami risparmiatore, impresa, che deve scegliere l'interlocutore guardandone la solidità. D'altra parte però questa cosa vale già quando andate a comprare casa e date un acconto. Se l'impresa edile a cui vi affidate va a carte 48, perdete anche l'acconto. Il bail-in nell'edilizia a generale è la stessa cosa, cioè viene chiesto, a differenza del passato, di valutare anche la solidità del soggetto bancario con cui la gente ha relazione. Sono perfettamente d'accordo nel ritenere che la cosa vada filtrata, tant'è vero che ci sono una serie di tutele, perché si parla di risparmio che ha una funzione pubblica e quindi di tutta evidenza che va trovato un punto di caduta accettabile, non può essere fatto sul mercato. Okay? Però che ci sia anche la responsabilità da parte dei clienti di essere consapevoli in mano a chi mettono i loro soldi, credo che sia doveroso, no? Come punto di caduta. Dopodiché i disastri compiuti da certi soggetti bancari nel turlupinare altre persone sono completamente... Io parlavo di mancanza di trasparenza da parte delle istituzioni. Allora, non se n'è parlato per niente, il bail-in non sapeva... Corretto. Anche con colpa forse dei media. Corretto, io credo che anche, per aggiungere un pezzettino, anche sui fenomeni, sui controlli, si poteva fare di più prima, e mi taccio, perché noi abbiamo N organismi di controllo che improvvisamente, quando i buoi erano scappati, si sono manifestati come la manifestazione, ma è tardivo. Cioè, tutti i sistemi di controlli che abbiamo dovevano prevenire e agire, perché c'erano già, non servono enti di controllo adesso. No? Ecco, questo sulle banche. Per quanto riguarda la spesa pubblica, che è un'altra domanda da cui partivate, guardo sempre dal punto di vista delle imprese. Noi abbiamo queste, anche qui guardando i dati, abbiamo tutti i dati di masse bancarie e di impieghi più, cioè le aziende stanno chiedendo più credito alle banche, vuol dire che gira di più il loro fatturato, mi aspetto dei bilanci del 2015 milioni del 14, si è rimesso in moto. Il dato bancario Italia ha mutui 15 su 14 più 97%, di cui 30% subito. I privati hanno fatto mutui prima casa più 97% di anno su anno. Questo è il dato sistema Italia, non la banca. Allora, se tutto questo funziona, voi agli imprenditori oggi dovete pensare che non potete dire che devono ancora aspettare per avere gli investimenti in infrastrutture. Parlando a casa nostra, la terza corsia bisognerebbe finirla prima, non adesso perché abbiamo vincoli di bilancio, bisognerebbe investire fortemente nel porto, bisognerebbe avere anzi un surplus di investimenti, ho bisogno di manifestazioni molto chiare del fatto che ci siano investimenti fortissimi, non è il momento di centellinare l'investimento, questo qua. La parte privata da sola è in difficoltà. Ma io la domanda su flessibilità, la posizione del governo italiano in termini di flessibilità, secondo me ci sono due profili. Da una parte se questa sia sufficiente, dall'altra come la stiamo usando. Io sotto entrambi i profili ho una visione piuttosto critica di quello che sta facendo questo governo. Cioè questo governo indubbiamente ha allentato sull'austerità, questo può essere positivo, però l'ha fatto in modi che secondo me sono così assolutamente discutibili, a cominciare dagli 80 euro di busta paga, per finire con 500 euro per chi compra 18 anni, per passare per altre misure di questo genere sulla social card e anche dal punto di vista fiscale. Insomma, la decisione di abolire la tassazione alla prima casa secondo me è deleteria. Si sono persi 3 miliardi e mezzo, 4 miliardi che potrebbero essere dedicati a cercare di rilevare le imprese che sono tassate in maniera assolutamente esorbitante nel nostro paese, anche dal punto di vista diciamo sistemico, esentare la tassazione alla prima casa provoca dei danni molto forti alla finanza locale, provoca dei danni molto forti proprio al principio diciamo, del corrispettivo che
procedure hanno una spiegazione che è quella che è assolutamente legittima politica, che è quella della ricerca del consenso elettorale necessario, perché si va a una scadenza elettorale fra un anno, però dal punto di vista economico il giudizio non può essere positivo. È un problema che hanno anche altri paesi e l'Unione Europea vive di queste difficoltà, sono delle scadenze elettorali nazionali che interferiscono con le politiche generali a livello dell'Unione Europea. C'è una scadenza elettorale in Germania, c'è in Francia, ci sono in altri paesi, questo sta cominciando molto. E io vedo il governo Renzi, dico forse legittimamente, insomma, cioè si tratta adesso di consolidare dal punto di vista politico il governo, ma quindi assolutamente legittimo dal punto di vista dei contenuti, sono veramente un progresso. Dal punto poi di vista se questo sia sufficiente, questo non è sufficiente. Cioè non basta chiedere maggiore flessibilità nell'ambito dell'attuale tema dell'Unione, bisogna porre. Questo l'Italia un po' ha cercato di farlo, il ministro Padoan un po' ha cercato di farlo, però ancora molto timidamente per gli stessi motivi di prima. Cioè pone un problema politico di divisione delle regole. Cioè, come citavo prima che la Grecia in qualche modo l'ha fatto, la Grecia secondo me andava sostenuta, perché la Grecia faceva la rivista per noi, perché abbiamo lo stesso problema, Dico no, come puoi confrontare un paese come l'Italia, con un paese piccolo e disastrato come la Grecia? È vero, ma per certi profili abbiamo gli stessi problemi, c'era appunto certi problemi di produttività, di capitale sociale, eccetera, e lì insomma andava battuta quella strada di ridiscutere le regole complessive nell'ambito dell'Unione Europea. Un punto fondamentale è stato sottolineato da Alessandro quando faceva un po' le caratteristiche di sistema, quando ha detto si dovrebbe arrivare a un sistema in cui ci possono essere trasferimenti fra stati, e questo è il passaggio fondamentale politico che abbiamo di fronte. Cioè attualmente i trasferimenti fra stati che ci sono in ogni Stato federale, perché ci sono gli Stati Uniti, sono in Canada, sono dappertutto, anzi i trasferimenti fra stati sono quello che sostiene gli Stati federali, che ci sono negli Stati unitari, perché in Italia siamo andati avanti dalla Costituzione in poi, no, dall'unità d'Italia in poi, con trasferimenti fra aree del paese, sono proibiti nell'ambito dell'Unione Europea. L'Unione Europea non è uno Stato federale proprio per questo punto qui, perché i trasferimenti fra Stati sono il principio fondativo degli Stati federali, sono la ragione dello stare insieme, mentre da noi sono proibiti, cioè da noi sono proibiti. No. Allora è stato detto tante volte, insomma, avere una moneta comune, no? Avere i debiti pubblici che sono rimasti nazionali, le politiche fiscali che sono rimasti nazionali però fortemente vincolate dal centro, e non avere possibilità di redistribuzione interstatale, è un sistema che non può reggere. Allora possiamo andare avanti ancora 10 anni a martoriarci, ma prima o poi cade. E allora il problema politico è questo è un problema che un governo, che un governo secondo me dovrebbe porre. Ripeto, non voglio fare quello che dice il governo che deve fare. Ci sono motivi di legittimità politica assolutamente sacrosanti, però dal punto di vista del tecnico il giudizio che sta qui. Un altro punto, quello ha detto la collega, ha detto praticamente tutto, insomma sulle banche noi siamo arrivati tardi, perché gli altri paesi hanno fatto tutto, la ristrutturazione, e riportavo un dato che ho letto recentemente, e forse l'avete visto anche voi, probabilmente era solo 24 ore, perché cosa che se anche lo Stato si assumesse la garanzia di tutti i 200 miliardi di sofferenze attuali, quanto verrebbe a spendere sarebbe il 25% di quanto in termini di PIL, di percentuale del PIL ovviamente, di quanto si è speso in Germania, Regno Unito e Francia. In Germania si sono attivati 560, poi ce ne sono spesi 350 di miliardi. Noi abbiamo bisogno solo 200. Loro hanno potuto farlo, noi non possiamo farlo. Perché? Perché quando loro l'hanno fatto noi non potevamo farlo, perché eravamo sotto l'attacco del debito. Eravamo sotto l'attacco del debito sovrano, non potevamo permettercelo. Noi stavamo per affondare. Quindi qui di nuovo si ritorna al problema del debito pubblico troppo alto. Perché noi non l'abbiamo fatto? Ma non perché eravamo disattenti, ci siamo dimenticati, perché avevamo grossi problemi, eravamo sotto attacco dei mercati internazionali. Quindi quando Francia e Germania ristrutturavano le banche, noi non potevamo permettercelo. Adesso che ci siamo arrivati, dal 2013 in poi, per la scelta che si è fatta, non è più accettabile dal punto di vista della normativa sugli aiuti di Stato. Però questo ancora vi conferma di quanto sarebbe necessaria iniziativa politica, cioè di quanto manca iniziativa politica, cioè sono temi che possono essere risolti solo con una forte iniziativa politica a livello europeo, no?
In questo senso torna il problema, non basta cercare di avere più flessibilità possibile, ma bisogna prendere una forte iniziativa politica, nazionale e comunitaria. Innanzitutto, parlando in termini di iniziativa politica, mi sembra di capire che comunque secondo lei si va al voto l'anno prossimo in Italia, per dirla in maniera No, ma se non si va al voto l'anno spicciola. prossimo c'è la scadenza, no, delle amministrative, ci sono scadenze, dopo vediamo se si avrà il voto, non lo posso dire, non me ne intendo, non saprei assolutamente valutare se si va al voto o no, ma la sensazione è che questo governo sta massimizzando il consenso politico di breve periodo. Dunque, c'è già una domanda, ecco. Se vogliamo le domande. Maurizio Zilli, esodato di serie AA, mettiamola così. Allora, innanzitutto ringrazio il professor Longobardi perché ha introdotto il discorso del 3% e ha fatto capire al pubblico che è formato da giovani come questi numeri siano numeri virtuali inventati così, venuti fuori per caso, per esigenze politiche da tecnici nemmeno trentenni negli anni '80 che erano al servizio di François Mitterrand. E poi il 60% è anche molto bella le simulazioni che ha fatto vedere di come al variare dei parametri varia il futuro di questo paese e con le logiche che sono correnti oggi non ce la faremo. Gli interventi che ci sono stati hanno puntato soprattutto sull'economia reale, quella che ovviamente abbiamo sulla pelle, chi paga, i consumi, gli investimenti che cadono e quindi la domanda che cade, quindi il PIL non può che cadere, come ci insegna Keynes e anche Kalecki soprattutto. È stato detto anche dalla professoressa Mio, adesso arrivo alla domanda, come non bisogna scialacquare i soldi, ecco, però un tema che è entrato e uscito così qua e là negli interventi è il discorso della moneta e dell'importanza che ha la creazione di moneta sia su come ha provocato la crisi e nella gestione della crisi, perché certamente non sono da scialacquare i soldi, ma ecco quello che chiedo agli economisti qua presenti, ecco, se possono far comprendere al pubblico, per quanto permette questo breve tempo, ecco, il ruolo della moneta, della creazione della moneta, atteso che come ha confermato la Banca d'Inghilterra nell'autunno del 2014 con un saggio pubblicato nel suo bollettino, le banche creano la moneta, e non solo le banche centrali, le banche, come quelle che presiede la professoressa Mio, lo dice la Banca d'Inghilterra, non qualche economista, ecco, crea la moneta, ecco, questi meccanismi che poi certi stati li addomesticano a loro uso e consumo. Faccio l'esempio della Germania, come usa la banca della ricostruzione, in pratica la Cassa Depositi e Prestiti della Germania la usa per fare tutti i suoi porci comodi. Ecco, la mia domanda è sulla moneta, come la gestione dell'uso della moneta, della creazione di moneta ha influito sulla la genesi della crisi e come potrebbe anche permettere di uscire dalla crisi, usando correttamente la moneta, lo strumento della moneta. Grazie. Altre domande? Sul discorso che è molto importante, seppur complesso, della ristrutturazione del debito pubblico nel suo complesso, che credo che sia il tema dei temi, come si diceva. Io penso che sarebbe importante giungere, prima che si sia obbligati, come nel caso della Grecia, dove ci sono state queste cessioni ancora potenziali, ma da fare, dei porti, degli aeroporti e quant'altro, cominciare a dismettere dei beni pubblici che probabilmente non ha senso che siano al 100% dello Stato. E questo facendo un percorso virtuoso, come è accaduto negli Stati Uniti, dove non è importante avere il controllo diretto dello Stato in certi beni o in certe proprietà, quanto avere delle regole che diano una capacità a tutti
tutti, anche ai privati, di concorrere in maniera efficiente ed efficace. Quindi sì, la domanda è perché in Italia non si privatizza di più? Ancora chiedendole sempre domande. Buonasera, mi trovo in una antipatica situazione di essere abbastanza vecchietto, ormai pensionato, e però rifletto su varie cose. Io sono diventato, lo sono di mio e dopo un paio di giornate qui lo sono ancora di più. Il quadro che è stato delineato in questi giorni è non solo di una società che si sta frazionando in maniera dicotomica o forse di più, ma con un percorso che sta andando verso un aumento di questa divisione. E io già non vedo vie d'uscita presentate in questi campi, se non per pochi soliti noti. E appunto, è questo che mi fa pensare, c'è effettivamente la possibilità di uscire da questa situazione in una maniera che coinvolga più gente possibile? Abbiamo tanti ragazzi, c'erano stamattina, sappiamo benissimo quali sono le condizioni e le prospettive. E la possibilità di emigrare secondo una tradizione locale mi pare che si stia riducendo fortissimamente in questi anni anche per gli alti livelli di specializzazione. Mi preoccupa quanto detto dalla dottoressa Mio, a parte diciamo uno si trattiene sulle banche per varie esperienze generali e personali, ma si trattiene. E arrivo. Quando mi parla che non bisogna preoccuparsi di fare bambini all'asili nido, perché insomma è una cosa di moda, bisogna preoccuparsi dei vecchi, benissimo, siamo qua. E potremmo, diciamo, io avrei un'idea che richiama Jonathan Swift della modesta proposta su come risolvere il problema degli anziani, ma faccio una domanda sostanziale a questo punto. C'è una via d'uscita che non porti a un degrado complessivo della società, dell'economia e che si ritorni ai soliti pochi che comandano e posseggono tutto? Magari se c'è qualche domanda da parte dei ragazzi, ecco. Buongiorno. Due domande di carattere personale, quindi non saranno molto affascinanti. La prima per il professor Longobardi e per il professor Rigoni. Cosa ne pensate in merito ad una possibilità di nazionalizzare MPS per creare una banca più stabile? Costerebbe 300 milioni per lo Stato. Abbiamo visto che ci sono diverse ipotesi molto interessanti che sono state proposte. E la seconda domanda è cosa ne pensate in merito ad un'introduzione di una tassa patrimoniale sulle grandi ricchezze, appunto per andare a toccare le grandi ricchezze, i soliti noti che, come si diceva prima, sono sempre i soliti privilegiati, i ricconi, ecco. Piangono anche i ricchi, secondo me. E appunto che poi servirebbe tra l'altro anche per dimezzare l'evasione fiscale, che come sappiamo riguarda più che altro i redditi, non tanto i patrimoni, perché portare una casa, una barca, uno yacht, una Ferrari all'estero è più complicato che portare i soldi all'estero. Quindi queste sono le domande. Sono l'ultima, allora. Presidente. No, la domanda all'inizio. Share economy è ormai una realtà ed è indubbio che è anche una forma di risparmio in certi segmenti per il consumatore. Come si abbina questa nuova frontiera dell'economia, la share economy, con il concetto che ha espresso Alessandro di cosa crea valore e di distribuzione ricchezza? Perché dico questo? Ho tirato giù 4 dati, ma erano dati che già conoscevo. Se noi prendiamo alcune aziende, le più importanti, Facebook, Alibaba, Uber, Airbnb, queste hanno una capitalizzazione circa di 560-570 miliardi di dollari, che è quasi il doppio del PIL dell'Austria, però in termini occupazionali Facebook ha 10.000 lavoratori, Alibaba 24.000, Uber 550, Airbnb 600 dipendenti. Parliamo chiaramente di dipendenti diretti senza quello che viene creato
nell'indiretto. Se noi pensiamo che un'azienda di tipo tradizionale, ad esempio la Walmart, che è uno dei player della grande distribuzione, ha una capitalizzazione di 230 miliardi con 2 milioni di dipendenti. Allora noi ci stiamo indirizzando verso forme nuove, innovative di economia, la sharing economy ovviamente ormai è una realtà, che però forse ci pongono il tema, attraverso anche gli aspetti occupazionali, non secondari, quelli fiscali, perché sappiamo benissimo che la fiscalità di queste aziende molte volte è difficile da individuare, non perseguono quelli che sono dei concetti, chiamiamoli classici se vogliamo usare un termine banale, che sono quelli della distribuzione della ricchezza attraverso che cosa veramente crea valore, cioè creano valore per le società, per loro stesse, ovviamente, che sono dei valori, abbiamo visto il doppio del PIL di importanti paesi, ma alla fine in termini occupazionali e di distribuzione di ricchezza hanno un effetto talmente importante che non sia solo quello della riduzione del costo e quindi del beneficio nei confronti del consumatore? Sì, direi che inizi tu. Sì, provo a rispondere velocemente ad alcune domande, dovremmo rispondere tutti. La domanda sulla creazione della moneta, per come è stata posta la domanda mi sembrava già andasse nella direzione di un certo tipo di risposta, e temo che deluderò un tipo di risposta, perché sì, le banche creano moneta come lo fanno, creano credito come lo fanno diversi gruppi finanziari, è un moltiplicatore della moneta, è un fattore positivo per l'economia, perché nel senso, se la banca ha 100 come unità monetaria ed è sicura che non le verranno a richiedere tutti e 100 nel momento immediato, se presta a 120 e lo presta ad attività produttive che sono sul territorio, non attività speculative. Questa è una differenza che è interessante per me, dà la possibilità di fare 120 di ricchezza sul territorio e poi gli rientrano. Scusate se l'ho banalizzato in maniera così volgare, però cioè, è un meccanismo positivo da quel. Altra cosa è quando si creano leverage o situazioni che poi le banche non sono più in grado di gestire, come citava benissimo il film che esce in questi giorni, che riracconta i momenti tragici della bolla di mutuo subprime, su cui sicuramente la finanza e le istituzioni finanziarie hanno delle responsabilità. La ristrutturazione del debito attraverso la dismissione, le privatizzazioni e la dismissione dei beni pubblici. In Italia abbiamo avuto un periodo di privatizzazioni che è stato tra i più grossi per volumi in ristretto periodo di tempo che si ricordino. Nei primi anni 90 c'è stato questo. E anche però lì forse il discorso sarebbe più sulla qualità di quelle privatizzazioni, cioè nel senso, sono state privatizzazioni che hanno capitalizzato per lo Stato, si sono svenduti una serie di asset produttivi che poi sarebbero tornati utili successivamente. Io lo pongo in forma di domanda perché non ho una risposta diretta, però è interessante interloquire su questo. Come uscire dalla crisi? E quella è una domanda estremamente così ampia che io alzo le mani e dico possiamo iniziare dei ragionamenti condivisi, possiamo anche andare al bar, ma non penso che riuscirò a darle una risposta immediata. Sulla nazionalizzazione delle banche, la nazionalizzazione degli MPS, io ancora una volta, dove non ho un'expertise diretta, ti dico io non ho un'expertise diretta sulla nazionalizzazione delle banche, in altri paesi è stato fatto, la Bank of Scotland è stata nazionalizzata e poi sono stati rimessi nel mercato e c'è stata anche la capacità di ottenere dei minimi profitti da parte dello Stato, quindi sono cose che si possono fare, probabilmente devi avere i conti pubblici per farlo, quindi lascio questa domanda a chi è esperto di banche che sicuramente saprà rispondere meglio sulla fattibilità reale di questo aspetto. No. Invece sull'introduzione della tassa patrimoniale e anche
sulla questione della distribuzione della ricchezza e del valore, cerco di coniugare le due risposte portando avanti un ragionamento macro a livello storico. Se noi pensiamo, però lo corto, se pensiamo agli anni 70, il grosso, quando si voleva ottenere capitale si investiva nell'industria. No? L'industria era l'investimento privilegiato, però l'industria comportava una serie di elementi di ridistribuzione che erano connaturati a quel tipo di attività, che ancora oggi, essendo la Camera di Commercio, contraddistinguono le tipi di attività ai commercianti, cioè avevi degli operai, avevi una filiera, avevi un indotto, significava che del tuo profitto tu avevi c'era una ridistribuzione del profitto che veniva creato anche attraverso momenti di organizzazione collettiva da parte dei lavoratori che richiedevano diritti, richiedevano welfare, richiedevano distribuzione attraverso salario. E qui c'è un grosso problema dell'economia dei settori e dell'economia di come viene sviluppata da quel passaggio epocale in poi. Con la crescita dei meccanismi finanziari c'è stato e diventa questo meccanismo di distribuzione insito nella forma di produzione non è possibile in quei settori. C'è un economista inglese, Matthew Walton, che ci dice che negli anni dal post-fordismo, quindi la fine del periodo industriale nelle società occidentali, c'è stato sì una mobilità del capitale spaziale, quindi parte del capitale è stato investito in altri paesi dove si è prodotto lì, ma una parte importante della mobilità del capitale è stato funzionale, quindi è passato dall'industria a settori che erano più remunerativi in quel momento, la finanza ad esempio. E chiaramente la finanza non ha quel meccanismo redistributivo che ha l'industria, che ha il commercio. Allora lì il discorso può essere interessante, lo metto come questione di provocazione perché io non mi occupo di tassazione, è pensare a tassare e detassare tipi di attività e finanziamento a seconda delle ricadute che possono avere sul territorio. Allora, perché non detassare il commercio, le piccole e medie imprese? E perché la quantità che si riescono a recuperare da altri tipi di imprese che non lasciano, e succede al contrario, forse per motivi di articolazione anche politica degli interessi, alle volte come discutevamo prima, però questa è una provocazione che lascio al dibattito chiudendo il intervento, scusate. Su questa cosa della tassazione però direi che l'Italia, una volta, io ho questo merito per l'Italia dal paese, ha aperto, gli altri stati membri hanno anche, non dico bacchettato, non si sono risentiti perché l'Italia è riuscita a propagare le imposte con un contenzioso, dopo un contenzioso pluriennale aperto sia dall'Italia che dagli altri stati membri dell'Europa, è riuscita a far pagare le tasse con un principio di territorialità a colossi come Google, eccetera. Adesso ne ha già infilati 2 e quindi creando un grande precedente, perché quando si parla di tassazione della ricchezza il fatto che queste società vendano in materiale rende difficile giuridicamente dire dove si è formata e nessuno in Europa era riuscito a far pagare le imposte nelle consociate dei paesi, e questo l'Italia ce l'ha fatta. Si parla di cifre interessanti ma soprattutto di un principio, e credo che questo sia un modo anche per andare incontro alla redistribuzione di cui si parlava, e qui bisogna dire ha iniziato l'Italia ed è una buona notizia. Invece su 2 questioni, un'altra di nuovo vado via veloce, nazionalizzare MPS, io ho forte scetticismo. Allora direi che ne avremo tutti vantaggio, chi non è, nel senso che ho forte scetticismo, quindi ne avrei un vantaggio se accadesse, perché la nazionalizzazione, perlomeno in Italia, nella storia di ciò che è stato gestito dallo Stato, non è sempre sinonimo di velocità di cambiamento, proattività, capacità di intercettare le filiere tecnologiche, e quindi immaginare, certo, magari risolverebbe alcuni problemi di equilibrio, di bilancio, ma sicuramente genererebbe altri disastri. Oggi le banche competeranno sempre di più sulle capacità di intercettare digitale, nuovi consumi. Vi immaginate nazionalizzare un colosso come MPS e pensare che intercetti queste robe? Io ho qualche riserva. Dopodiché se accade, presiedo una banca diversa e sono contenta perché secondo me ne avremo benefici di mercato, ma va bene. Sulla sharing economy, la domanda
mi intriga molto perché bisogna che facciamo chiarezza. Allora, ho fatto due esempi, no? Gli esempi vanno presi come esempi in chiave divulgativa. Alzando il ragionamento, la sharing economy, che è un modo diverso di guardare lo scambio e quindi di dire che non solo ciò che ha un prezzo ha un valore, che apre tutto un mondo alle imprese. Il Presidente D'Apozzo faceva riferimenti a Airbnb, è il numero maggiore di camere vendute nel mondo da un soggetto che non possiede un hotel. No? Allora uno comincia a dire, allora per fare hotel non bisogna avere in affitto o possedere stanze, bisogna avere albergo, questa è la sfida. Però è chiaro che, quindi questa io dico è la risposta, mi sono appuntata, che arriva dal mercato per coagulare energie e scambiare oggi ciò che le regole non vedono. Questo secondo me è lo spazio, perché veniamo ai tassisti e Uber. Allora, giustamente i tassisti dicono, certo che se prendi Uber paghi meno, non hanno tutta la tassazione sul reddito, è fatta in nero probabilmente, non hanno tutti i controlli che abbiamo noi sulle auto, non è garantita la sicurezza, sali in mano di Dio quando sali in macchina, certo che hanno tariffe diverse. Allora, se la sharing economy viene lasciata allo scambio e alle, come dire, viene lasciata come tensione sociale e si lascia al mercato la risposta, temo che verrà interpretata come dumping sociale. Okay? In realtà qui è interessante perché il mercato ha fatto emergere dei bisogni su cui la gente è disponibile a pagare, per esempio chi ha una macchina a disposizione è disponibile a dare il proprio tempo, però è chiaro che serve la politica che fissi 4 regole di base per evitare il dumping sociale, altrimenti io lo chiamo dumping sociale, è di tutta evidenza. Però la prospettiva della sharing è interessantissima, ne faccio altri due esempi. In un territorio di mobili, la sharing economy fa sì che qualche azienda virtuosa dei distretti, del mobile, pensi al leasing e non più a vendere i mobili che durano per sempre. Cioè se un mobile dura per sempre, sono oggetti belli come quelli su cui siamo seduti e c'è un tema di capacità di acquisto perché costano tanto di solito le cose belle, allora pensiamo al leasing, cioè pensiamo a una modalità diversa in cui uno la tiene 10-15 anni e poi la rimette in circolo. Ecco, allora questa è condivisione, ma nell'ottica anche di dare un mercato diverso. Un altro esempio nel mercato del credito. Si dice sempre che chi è piccolo non accede al credito. Il credito di filiera è una risposta delle banche, di alcune, per dire, bene, se tu sei piccolo e non hai i requisiti patrimoniali di solidità, ma lavori per una grande azienda, che sia questa a garantire per te e tu accedi al credito con le stesse condizioni del grande. Questa è sharing economy, perché il grande mette a disposizione il suo peso per far ottenere alla sua supply chain le condizioni. Allora, io dico, la sharing è una grande opportunità, però la politica deve dare 4 regole di base, se no sfocia in dumping sociale. Ciao professore, le conclusioni. Brevissime osservazioni. Uno sulla politica monetaria, è stata una domanda molto interessante. Ora, intendendo per politica monetaria la politica diciamo, di espansione monetaria che hanno portato avanti molte banche centrali, secondo me quello che abbiamo visto come effetto è che sono state efficaci diciamo, nel proteggere dal rischio del debito sovrano e nell'abbassare i tassi di interesse. Sono stati finora assolutamente inefficaci dal punto di vista del rilancio dell'economia e dell'aumento dell'inflazione. Cioè politiche monetarie così espansive, secondo una certa teoria l'inflazione avrebbe dovuto crescere sostanzialmente, invece non si riesce ancora a schiodarsi dall'inflazione in territorio negativo o inflazione zero. Io devo dire, ho qualche dubbio che anche la politica fiscale, se anche si riacquistasse in Europa una piena diciamo, possibilità di politiche fiscali attive, ho qualche dubbio che questo sarebbe sufficiente a rilanciare la crescita. Probabilmente bisognerebbe avere le due cose insieme, politica fiscale passiva e politiche fiscali attive. Ma credo che fosse molto giusta l'osservazione della collega che le politiche fiscali attive dovrebbero essere di un tipo particolare, non semplicemente politiche di spesa in deficit, ma politiche di attivazione di forti programmi di investimenti pubblici. Interessante la domanda dello studente sull'imposta patrimoniale, il problema politico c'è enorme, cioè ed è stato sottolineato diciamo, l'aumento delle disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza fondamentale a livello mondiale. Non so se avete visto gli ultimi dati, che sembra che le 60 persone più ricche al mondo possiedono la metà della ricchezza del mondo, no?
Quindi è chiaro che questo pone il problema politico della tassazione. Ci fossero efficaci sistemi di tassazione per correggere la distribuzione della ricchezza e le disuguaglianze a livello mondiale, dovrebbe essere assolutamente una strada da percorrere. Ci sono enormi difficoltà. Guardiamo un momento sul piano nazionale, se si considera il problema nell'ottica del singolo Stato, pensiamo per esempio all'Italia. In Italia possiamo pensare a ricchezza patrimoniale delle famiglie e ricchezza patrimoniale delle imprese. Per quanto riguarda le famiglie il 70%, adesso vado a memoria, se mi sbaglio di qualche cosa, ma il 70% della ricchezza patrimoniale è immobiliare e gli immobili sono già ampiamente tassati, no? Sia su base patrimoniale che su base reddito. Anche parte della ricchezza finanziaria delle famiglie è tassata sostanzialmente, ci sono diversi imposti sul possesso di titoli, sull'intermediazione, sugli scambi di attività finanziaria. E le imprese sono tassate sia su base patrimoniale, immobiliare, ma soprattutto su base reddito, con le diverse componenti della tassazione di imprese, per estremamente elevata. Quindi una patrimoniale in Italia cosa dovrebbe cercare di andare a colpire? Dovrebbe andare a colpire quelle grandi ricchezze che il possesso di alcuni, che però sono assolutamente difficili da colpire, sono quelle che si muovono sul piano, ha citato la collega, le battaglie che le amministrazioni nazionali stanno facendo per cercare di colpire la ricchezza che si muove a livello di mercato internazionale, di mercato globale, se uscendo dal controllo dei singoli stati nazionali. Io credo che la globalizzazione ha avuto questi due grossi effetti che hanno una rilevanza e una conseguenza sociale molto forte. Da una parte la globalizzazione ha servito a smantellare il sistema dei diritti dei attaccare il sistema degli enti, del welfare, del volontariato, e dall'altra quella di spuntare le armi degli stati nazionali nella tassazione di un certo tipo di cespiti. E quindi è un problema che questo di carattere gigantesco, di carattere mondiale. Ci si sta muovendo, la professoressa Mio, ci si sta muovendo a livello internazionale in sede OCSE, in sede comunitaria, a livello di singole amministrazioni, per cercare di crearsi una strumentazione, un armamentario per colpire i capitali finanziari a livello mondiale. Si sono fatte trattative con i paesi che avevano il segreto bancario per cercare di smantellare il segreto bancario. L'OCSE ha pubblicato un programma ingente che si chiama BEPS, sull'evasione e l'elusione fiscale internazionale. Quindi ci si sta muovendo, ma è un terreno irto di problemi sia tecnici che soprattutto politici. Il problema però è ben posto, il problema che sentiamo. È una delle cose che non si riescono a globalizzare. Ci sono altre, forse abbiamo 10 minuti, non di più, giusto? Proprio 10, diamo prima la parola a chi non ha ancora fatto domande. No, volevo dire una cosa, come terminologia, visto che abbiamo parecchi giovani, cioè quando loro andranno a lavorare a Londra, a Parigi, perché dobbiamo chiamarla immigrazione? Siamo Europa, io penso che per loro fortunatamente i confini non ci sono più, quindi noi, parte non più giovani o diversamente, i giovani dobbiamo cambiare terminologia, anche le statistiche, immigrazione, quando andiamo in Russia, non quando andiamo a lavorare in Europa. Secondo punto, io ho trovato affascinante il regolo con le 4 variabili, però perché l'abbiamo lasciato al 3% il debito? Sì, Draghi a marzo fa meno 0,40, molto freddo per le banche. Io volevo anche capire cosa succederà nell'economia con questo valore non valore del denaro. No, lei nella sua ipotesi, sì, bellissimo, uno strumento, andrò a vedermelo, sì, lasciava il tasso di interesse del debito italiano al 3. È impossibile. No, allora, l'unica variabile che cala è, scusi, quando il denaro non vale niente è meglio aver debiti che altro. Io ho semplicemente... Adesso ci sono delle emissioni di titoli pubblici italiani con interesse negativo, ci sono state negli ultimi mesi, delle aste con interesse negativo, quindi anche in Italia si è entrati nella zona del tasso di interesse negativo, cose che sarebbero state assolutamente impensabili qualche anno fa.
però nel complesso, siccome c'è una struttura del titolo di debito pubblico che scadenza, è lento questo processo, la trasformazione lento non sarà lentissimo, ma per ora, se io quel 3% è il dato costruttivo del 2015, cioè il costo medio del debito pubblico italiano nel 2015 sarà il 3%, probabilmente se continua questa fase di tassi in decrescita il 16 sarà il 2,1, poi andremo all'1 e decresce nel tempo, però perché l'abbassamento del tasso di interesse, diciamo, si trasmetta a tutta la struttura ci vuole un po' di tempo. Io lì ho preso il 3%, sì, si può fare una previsione più ottimistica, ma certamente se continua questa politica di bassi tassi di interesse, il problema del debito pubblico dal punto di vista del servizio, del costo del debito, si riduce molto, ma quanto può continuare? Cioè se noi sarebbe come è già stato in una certa fase quando siamo entrati nell'Unione Monetaria, abbiamo avuto tassi bassi, era la fase in cui si sarebbe probabilmente dovuta sfruttare bene dal punto di vista del consolidamento, perché non può durare in eterno, durerà ancora un anno, durerà ancora 2 anni, ma prima o poi non possiamo andare avanti con l'euro. Non funziona l'economia capitalistica con tassi negativi, non può funzionare. Abbiamo un'altra domanda. Bellissima domanda a loro signori esperti, ma perché non si comincia a pensare a un nuovo capitalismo, non quello dedicato solo al profitto di alcuni, e l'evoluzione delle società con l'ingresso di nuovi agenti quindi qui si tratta di pensare di ridistribuire meglio la ricchezza per non creare tensioni che possano portare anche a conflitti pesanti. Grazie. Una domanda? Sì, io volevo chiedere agli ospiti complimenti e di approfondire, se possono brevemente, il rapporto fra innovazione e disuguaglianza. Il progresso è stato costruito su una base di numerose innovazioni che hanno provocato spesso dei movimenti luddistici, no? Nelle varie rivoluzioni industriali, eccetera, eccetera. Io però mi domando, la mia appunto una domanda, se questa nuova rivoluzione digitale in realtà non crei dei problemi dal punto di vista del lavoro, cioè non eroda dei lavori che poi si fa estrema difficoltà a sostituire. No? E io appunto sono assessore, non potrei mai fare quello che faccio senza lo smartphone. 20 anni fa l'avrei dovuto fare con una segretaria. Ma così insomma anche Volkswagen, no? Fra 10 anni programma una produzione in cui l'operaio non esiste più, ma questi posti di lavoro che sono stati distrutti vengono sostituiti oppure no? Quindi il lavoro resta, diciamo così, può essere ancora un vettore di redistribuzione delle ricchezze, o l'innovazione tecnologica è una anche delle cause di questo problema? Grazie. Bevilacqua ieri ci invitava in un altro dibattito a ripensare anche al concetto di tempo. Cioè, perderemo una quantità di impegno e di lavoro che ci sta impegnando ore di giornata, ma questo dovrebbe permetterci di liberare parte di quel tempo per la nostra esistenza. Grazie. Carlo Moser, buonasera. Io volevo chiedervi se, in particolare al professor Longobardi, se quando parla di ristrutturazione del debito poi si sia pensato a sufficienza, diciamo, delle derivate prime e derivate seconde del fenomeno, nel senso che è detto che ovviamente ogni debitore spera di non pagare i propri debiti, io fin qua siamo tutti d'accordo, però ecco, se noi oggi potessimo deciderlo in questa stanza, quando usciamo dalla porta e lo annunciamo, succederebbero delle cose non tanto piacevoli, ad esempio, per prima cosa i detentori del nostro debito pubblico tendenzialmente cercherebbero di venderlo, quindi lo svalutarebbero. I principali detentori sono le istituzioni finanziarie, principalmente le banche italiane, quindi aggiungerebbero qualche altro centinaio di miliardi alle proprie sofferenze che già sono tante. Le nostre imprese esportatrici non troverebbero più controparti che l'assicurano per un'economia fortemente dipendente dall'integrazione col mercato estero, e che vorrei ricordare un attimo si è anche risollevata, no, dalla guerra, ha basato il proprio successo economico sull'integrazione con
trainanti. Ecco, io quando provo a pensarci, la conclusione a cui giungo è che l'austerità è il minore dei mali, tutto sommato, e che siccome abbiamo anche poi un grande bisogno, come diceva la professoressa, di comunque investire su infrastrutture, quindi attirare capitali anche dall'estero, forse meno ne parliamo di ristrutturazione, meno male ci facciamo da soli. Personale concluso. Grazie. Io adesso vi inviterei a delle risposte concise, anche perché abbiamo un dibattito alle 18 e dobbiamo 5 minuti, il professore deve anche partire. Rispondo a una domanda con una domanda di Giacconi, con una suggestione. Negli anni, che anno era? 80? 70, vabbè. André Gorz negli anni 70 scriveva che il passaggio dalla società industriale alla società dei servizi bruciava dei lavori che non avremmo più avuto poi, che non ci sarebbero già stati. Lui suggeriva in maniera visionaria, e la butto lì con la lettura della suggestione, che questo non è negativo, nel senso che se noi riusciamo a produrre, come sosteneva Bevilacqua, le stesse cose in minor tempo, dovremmo prenderci quel tempo libero e remunerarlo e a dedicarlo ad altre attività produttive, che magari non sono necessariamente remunerative ma sono produttive, oppure scopriamo dopo che sono remunerative, perché per tutto il periodo fordista il lavoro domestico non è stato considerato un'attività produttiva. Nel momento in cui le donne in questo paese sono entrate in massa nel mercato del lavoro e abbiamo dovuto esternalizzare quei servizi che provvedevano gratis, abbiamo scoperto che erano attività che producevano ricchezza e come. Quindi io lascio solo con questa suggestione un grande autore che consiglio di leggere. Si ricorderà quell'episodio della Merkel e Sarkozy a Deauville, quando si fecero la passeggiata sulla spiaggia, poi tornarono e lasciarono la dichiarazione dicendo che bisognava presto arrivare a una situazione in cui gli stati insolventi andassero facendo fondi, forse cioè, ci fosse più nessun fondo di bailout. Le reazioni furono tali che poi è successo come ha detto lei, cioè che nessuno ha avuto il coraggio di parlarne. Ci sono stati questi anni in cui anche semplicemente in un seminario accademico a porte chiuse, se uno ci perdeva il problema, veniva guardato come un matto, come un sabotatore, perché appunto per le cose che dice lei, però piano piano secondo me ci stiamo arrivando. Cioè adesso sta cambiando il clima, cioè tutta l'operazione della riforma bancaria, uno dei principali obiettivi che ha è quello di spaccare il legame fra debiti sovrani e sofferenze bancarie, situazioni bancarie, perché finché una ristrutturazione del debito pubblico si trasforma in una crisi bancaria, perché i titoli sono in larga misura detenuti dalle banche, chiaramente non si può fare. Quindi bisogna un momento vedere tutta la logica della manovra che adesso è in atto sulle banche, è quella di mettere le banche, il sistema bancario al riparo da operazioni di ristrutturazione del debito. E quindi vuol dire che ci si sta preparando a fare quello che Merkel e Sarkozy nel 2010 volevano fare, cioè cercare di trovare gli strumenti per avere una possibilità di operazioni, diciamo, governate, ordinate, ordinarie di default dei paesi inadempienti. Quindi lei dice una cosa che è assolutamente vera, che è assolutamente vera oggi, ma ci stiamo andando verso prospettive diverse e secondo me inevitabili. D'altra parte anche dal punto di vista dei modelli razionali economici, quando c'è un rapporto debito-credito, la possibilità di l'esito di una perdita in conto capitale per chi ha i soldi in prestito è un'evidenza di cui tenere conto e a volte anche la soluzione ottimale per lo stesso creditore. Quindi è un problema assolutamente vero, ma che va in qualche modo, come dire, elaborato, metabolizzato dalle nostre economie. Sì, una battuta sullo scenario dove lavorano i ragazzi si sentono già cittadini del mondo, però per loro fortuna, per nostra fortuna, una piccola annotazione. Uno, sarebbe meglio ci fosse reciprocità, cioè se anche in Italia ne venissero, perché allora la cosa funzionerebbe molto bene, sarebbe un bello scambio, aiuterebbe anche noi a ragionare in ottica più internazionale. Secondo, non voglio essere quella che pensa ai soldi, perché è aziendalista, non quello che faccio, ma uno studente nostro a spanne, 8.000 euro il costo della comunità di ogni anno di scuola, se sono dalla scuola materna fino ai 5 anni di università,
vuol dire 21 anni. 21 per 8 fa 170.000 euro. Allora, tutte le volte che noi formiamo un ragazzo, questo va a espletare la sua attività fuori dai confini dello Stato, stiamo regalando per ogni ragazzo 170.000 euro di investimento, se non altro nella scuola. Okay? Ecco, io su questa cosa qua non sono tanto contenta. Certo, quando non è reciproca, perché degli altri sistemi scolastici sono pagati dalla persona, uno ha il suo zainetto, ha pagato la sua famiglia, o lui va in giro giustamente e va in giro dove vuole. Ma quando pagano gli stati e noi abbiamo questa emorragia, c'è un tema anche di allocazione di spesa pubblica, stiamo facendo risparmiare agli altri sistemi scolastici questi soldi qua, e sono soldi rotondi su grandi numeri. Bene, io. Scegliere di andare a vivere in Francia dall'Inghilterra, ma questo non ha un costo zero, ha un costo molto elevato su quella che sarà la mia futura pensione. Quindi facciamo attenzione quando facciamo questi ragionamenti, perché vivremmo in un mercato veramente unico solamente se anche i diritti e le politiche sociali fossero armonizzate. E questo si aggiunge al commento sulla spesa formativa sulla quale io sono d'accordo. Se io spendo 170.000 euro, poi viene qualcun altro per qualcun'altra spesa, va benissimo, se no è una perdita netta per il sistema paese. Bene, se c'è... Scusate, un'ultima domanda alla signora, però per chiudere e per aprire al dibattito delle 18. Volevo solo integrare quanto ha detto l'ultimo intervento. Paradossalmente anche all'interno dello stesso Stato c'è questo problema. Io faccio la libera professione, se domani mi faccio assumere, perdo i miei contributi. Quindi c'è un tema, diciamo, di costi nel cambiare lavoro, è ancora una società strutturata che, in modo da, sulla base di un lavoro che uno si tiene tutta la vita, sempre nello stesso posto. È un problema più ampio. Bene, posso concludere con una... No, io spero semplicemente che abbiamo, diciamo, costruito un piccolo contributo allo scambio di informazioni su questi temi, perché penso che sia la cosa di base, la cosa che in molti passaggi cruciali è venuta a mancare. Se pensiamo alla crisi del subprime negli Stati Uniti, è scoppiata perché c'è stata una ignoranza di base di quelle che poi sono diventate le vittime, cioè le persone alle quali sono stati dati questi mutui facili, e poi insomma la costruzione è venuta giù. Stessa cosa per il bail-in di cui parlavamo prima, sulla norma europea sulla quale c'è stata pochissima informazione, tanto che molti hanno perso i soldi depositati nelle obbligazioni poi diventate carta straccia. Quindi ringrazio tutti e possiamo Grazie chiudere. a voi, ringraziamo il professore Samia, il professor Longobardi, il professoressa Mauro, il professor Arrigoni. Ora cambiamo la sala per l'incontro alle 18.
Adesso? Eccolo. Forse troppo anche. Va bene? Ah, perfetto. Allora, buonasera, siamo all'ultimo ostacolo tra voi alla cena e anche l'ultimo dibattito della giornata dedicata a crescere, che è un po', diciamo, come posso dire, la questione davanti alla quale l'Italia è da molti anni, diciamo da quando siamo entrati da quando è nato l'euro, un paese che era cresciuto ben più rapidamente del ritmo del resto dell'Europa fino agli inizi degli anni 70, che poi è cresciuto per un altro quindicennio più o meno al ritmo del resto d'Europa e che poi agli inizi degli anni 90 ha sostanzialmente interrotto questo trend crescendo generalmente meno del resto d'Europa. Naturalmente ci sono molte opinioni divergenti, discordanti su se si possa calcolare il successo economico di un paese e il suo benessere sociale dal dato della crescita del prodotto interno lordo, però finché non è stato inventato un nuovo sistema per calcolare questo benessere ci continuiamo a tenere a quello e dobbiamo dire che questi sono i dati. Naturalmente la discussione, il dibattito in Italia e in Europa su che cosa si può fare per riprendere a crescere in maniera un pochino più vivace e capace anche di sostenere un'occupazione, uno sviluppo della cosiddetta base occupazionale più ampio di quello che abbiamo conosciuto in questi anni, è molto vivace, molto ampio, molto diffuso. Vedo che il tema della nostra tavola rotonda è soluzioni ortodosse ed eterodosse. Parliamo di welfare e parliamo di mercato del lavoro. Volevo soltanto, prima di dare la parola e di cominciare la nostra discussione, dire una cosa brevissima per inquadrare il nostro problema all'interno di una questione più epocale e più globale, particolarmente con riferimento al welfare, nel senso che quello a cui ci troviamo di fronte in tutta Europa è a una sostanziale crisi di sostenibilità del modello sociale europeo. Noi abbiamo una cosa che nessun altro al mondo ha e di cui giustamente siamo andati e andiamo molto fieri, cioè un sistema di spesa sociale, un sistema di welfare che è teso sostanzialmente a ridurre il più possibile le disuguaglianze e quindi creare opportunità pari per tutti, ma questo modello è stato sostenuto negli anni da forti tassi di crescita e forte occupazione, sia per pressioni interne, l'invecchiamento della popolazione, un'occupazione sempre più ridotta, nel senso che i nuovi lavori non sempre sono ad alto tasso di occupazione, pensate per esempio al settore dei servizi, sia per una pressione esterna, cioè la competizione da parte di altre aree del mondo che hanno fatto anche dumping sociale, cioè hanno messo in difficoltà tutto quello che noi su ogni singolo prodotto ci mettiamo come spesa per il welfare, costringendoci a rivederlo, a tagliarlo, sia io credo anche, e questo è l'argomento che vorrei toccare per ultimo, sia anche per una sostanziale rottura di quel compromesso socialdemocratico, così era stato chiamato, che ha caratterizzato 30 anni di espansione economica in tutta Europa, cioè basato su uno scambio tra generazioni e tra classi, cioè su una forma di solidarietà. Il welfare tutto sommato sono una serie di assicurazioni contro la malattia, contro la vecchiaia, contro la disoccupazione, basata subito dopo l'uscita dalla guerra sul concetto che oggi capita a me, domani può capitare a te. Quindi ci sosteniamo reciprocamente con le tasse, finanziamo questo modello, questo sistema. Mi pare chiaro che, forse anche perché abbiamo raggiunto un livello di tassazione ormai non superabile, di pressione fiscale non superabile nelle nostre società europee, in particolare in alcuni paesi come l'Italia e la Francia, si è rotto questo modello, si è rotto questo sistema, si è rotto questa disponibilità allo scambio di favori tra generazioni, nel caso delle pensioni, tra classi, nel caso per esempio delle assicurazioni per malattia o per disoccupazione. Quindi è significativo, secondo me, che la crisi europea dei migranti, per esempio, abbia trovato il suo punto di rottura più clamoroso esattamente sul welfare.
Non è un caso che oggi la Gran Bretagna stia ridiscutendo con l'Unione Europea addirittura la possibilità per gli stranieri che arrivano in Gran Bretagna, compreso i comunitari, cioè compreso gli italiani, gli studenti italiani o spagnoli o tedeschi, la possibilità di rifiutare l'accesso al welfare per i primi 4 anni. Non è un caso che la Danimarca abbia posto il problema di chiedere ai migranti che arrivano di pagare qualcosa del loro si immagina, piccolo patrimonio per poter finanziare il sistema di welfare. Cioè il primo shock esterno dell'area euro, dell'area Europa, che è quello del flusso dei migranti, si è immediatamente ripercorso sulle strutture di welfare, il che conferma, secondo me, la dimensione del problema, diciamo, veramente cruciale e epocale che abbiamo di fronte. Allora, noi ne discutiamo oggi con Emanuele Ferragina, che insegna a Sciences Po a Parigi e insegna a Oxford, giusto? E con Stefano Sacchi, che invece della Statale di Milano è del commissario dell'ISFOL, Istituto della formazione professionale dei lavoratori. Fa di più, infatti, si fa di più. Beh, insomma, Sacchi è anche considerato uno dei padri di una serie di politiche sociali che il governo ha messo in piedi, ultima delle quali questo intervento a favore diciamo, dei poveri, della povertà, non a favore dei poveri, di lotta, di contrasto alla povertà. E Deborah Serracchiani, presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che diciamo conoscete meglio di me. Allora, io so che Emanuele Ferragini ha anche una piccola presentazione, credo con alcune soluzioni eterodosse, diciamo, di proposta. Sicuramente un approccio eterodosso, che immagino, i tempi che corrono. Sì, ma in questa materia eterodosso e ortodosso si scambiano molto rapidamente i ruoli. Ciò che era eterodosso fino a qualche anno fa oggi è ortodosso, quindi può essere che succeda anche alle sue idee. Quindi io partirei con questo e poi magari le discutiamo in un primo giro. Preferisco fare in piedi, cercherò di essere veloce. E perché il senso di presentare qualche slide prima? Perché poi avrete contributi di persone che conoscono il welfare state molto bene, però penso che sia importante allo stesso tempo chiarire alcuni dei concetti di base che ci serviranno per poter scambiare in maniera corretta, in maniera informata, e anche io farò delle proposte che probabilmente non saranno condivise da tutta la sala. Sull'ortodosso e l'eterodosso lascio giudicare a voi. Allora, l'agenda di quello che voglio dirvi è divisa in 3 parti. La prima è su spesa pubblica e austerity, perché secondo me semplicemente non si può parlare di welfare state se non capiamo quello che ci succede intorno. Secondo, entreremo brevemente nella spiegazione della struttura del welfare state italiano solo su alcuni punti in chiave comparata, e infine vi proporrò la stella polare dell'uguaglianza, secondo me come direttrice di riforma. Allora, primo grafico. Questo è un grafico molto semplice che vi mostra l'andamento del rapporto tra il debito e il PIL nei paesi dell'area euro. Qua avete un fatto molto semplice, c'è la crisi del 2008, vedete che il livello di debito aggregato rispetto al prodotto interno lordo schizza dal 70% al 95%. Quindi prima informazione, ci è stato detto che i problemi dei debiti insostenibili sono qualcosa che precedeva la crisi. Se guardate oggi a molta della dialettica nelle discussioni sull'austerità, ci è stato detto che abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi. Se guardiamo a questa slide ci rendiamo conto che è solamente a partire dalla crisi finanziaria che stranamente cominciamo a vivere al di sopra dei nostri mezzi. Questo è un grafico concentrato sulla Grecia. Qui potete vedere la Grecia che fa crescere il suo debito anche nel consolidamento del welfare, ma sostanzialmente ha un rapporto tra debito e prodotto interno lordo abbastanza costante, ancora una volta fino a quello che succede nel 2009-2010, quando per le note vicissitudini il debito pubblico rispetto al prodotto interno lordo sale. Però c'è una cosa molto interessante, perché mentre il debito pubblico sale, qui avete il 2014, se guardate alla spesa del governo, mentre il debito pubblico sale, la spesa del governo scende. Al primo paradosso rispetto a molte delle spiegazioni che ci vengono date. Se la causa della crescita
del debito greco fosse il suo welfare state, che è inefficiente, la Grecia spende male sul suo welfare, questo non sarò certo io a negarlo, ho anche scritto sull'argomento, ma mentre la spesa scende, tenete presente che il debito sale. Quindi di fronte a questo problema ci troviamo di fronte a una prima contraddizione che è essenziale se vogliamo discutere di welfare. Non sembra essere il welfare state e il peso di questo insostenibile welfare a far crescere i debiti che oggi sono insostenibili. Non mi dilungherò sull'argomento perché oggi il professor Longobardi, per chi era in sala, vi ha dato una spiegazione adeguata del fatto che non è il welfare state che causa la crescita del debito. Veniamo adesso all'Italia. Che cosa contraddistingue il welfare state italiano? Il welfare state italiano è contraddistinto, qui ho semplificato moltissimo, Stefano mi perdonerà, da cinque caratteristiche. Primo è uno stato sociale dove il particolarismo domina sull'universalismo. Che significa? Significa che abbiamo costruito un sistema di welfare fatto di piccoli cavilli, fatto di leggi non omogenee, mentre in altri paesi è stato creato un sistema di welfare molto più universale. A questo aggiungete che l'Italia è un paese il cui welfare è basato su un sistema contributivo, quindi rispetto a quanto contribuite poi dovreste teoricamente ottenere in termini di protezione sul mercato del lavoro e pensioni, e invece in altri paesi si è scelto di optare per delle soluzioni più universaliste. Vedrete che questo ha molta importanza in quello che vi voglio dire alla fine. Secondo, il clientelismo, non mi soffermerò su questo. Terzo punto molto importante, l'Italia, come quasi tutti i paesi basati sul sistema contributivo, ha nel suo welfare molti più trasferimenti monetari, quindi le pensioni, tanto per capirci, piuttosto che servizi, piuttosto che asili nido e altre amenità. Questo significa, e badate bene, che l'Italia è un paese che concede pochi servizi ai suoi cittadini, ma lo fa per scelta, è una costruzione più larga del welfare. Sulle ragioni per le quali si è determinato un welfare state di questo tipo dovremmo scomodare la storia e non ha senso in questa sede farlo. Vi do però un'indicazione che è importante dal punto di vista dell'interpretazione dei sistemi politici. Quando voi avete un welfare state basato sui trasferimenti, è molto più semplice utilizzare il welfare state come un bancomat della politica per comprare voti, cosa che fece la Democrazia Cristiana, per esempio con le pensioni delle aree interne. C'è un esempio straordinario in cui si decise a un certo punto di dare delle pensioni in validità a tutti quelli che potevano chiedere a tutti quelli che abitavano ad almeno 50 km dalla costa, perché c'era un deputato della regione Basilicata che riuscì a inserire questa richiesta gentile in una delle leggi finanziarie. Questo ha comportato che tra il 74 e l'80 l'Italia ha fatto 200 leggi diverse su diversi tipi di pensione, quindi non mi dilungo di più su questo. Ci sono anche altre ragioni per la quale il sistema sociale italiano è più basato su trasferimenti monetari e servizi, ma questa è importante e secondo me ci è utile nell'inquadrare il sistema di welfare italiano nel suo contesto storico. Il secondo è quello del profondo dualismo, e su questo sono sicuro che Stefano ritornerà, visto che è un grande esperto di precariato. Sostanzialmente all'interno del sistema sociale italiano per molto tempo si è distinto tra la protezione dei cosiddetti insider, cioè quelli con un contratto a tempo indeterminato, e i cosiddetti outsider, tutti quelli che vivono all'interno di una pletora di diverse forme contrattuali. A partire dal 1996 l'Italia, invece di seguire la strada inglese, che è quella di ridurre l'importanza per esempio del contratto a tempo indeterminato, cioè se in Inghilterra voi avete un contratto a tempo indeterminato, il vostro datore di lavoro tra 1 o 3 mesi può sostanzialmente licenziarvi dandovi un indennizzo monetario. L'Italia ha un sistema sociale completamente diverso, e allora a partire dagli anni 90, per dare più flessibilità al mercato del lavoro, invece di abbassare le garanzie a tutti quanti, si è scelto di abbassarle solo su una parte della popolazione. E infine la cultura familistico-patriarcale, che certo non ha aiutato a oleare i meccanismi di questo sistema. Questa è la struttura istituzionale, quella che vi ho illustrato. Questa slide, che sembra complessa ma è molto più semplice, come vedrete, di quello che sembra, dice quali sono gli outcome. Per me il welfare state ha principalmente 2 outcome, neanche altri: copertura dei rischi, possibilità di far crescere l'occupazione, ma per me i 2 outcome più importanti, e questo me lo dovete permettere, è un passo un po' ideologico, i 2 outcome più importanti del welfare state sono il contrasto alla povertà e quello della riduzione della disuguaglianza. Se guardate a questa slide vi rendete conto, questo è il livello di povertà del mercato, quindi
quanti poveri ci sono se il welfare state non esistesse, anche se esistono, è quasi impossibile calcolare la distribuzione vergine della distribuzione del reddito prima del welfare, ma sostanzialmente quello che vedete è che in ogni paese il welfare state impatta in maniera profonda sulla riduzione delle disuguaglianze e della povertà. Quindi questo, no, quello che si diceva in introduzione, il modello sociale europeo è sostanzialmente questa slide, cioè è un modello sociale capace come nessun'altra zona del mondo di ridurre povertà e disuguaglianza. Guardiamo però come l'Italia si situa rispetto agli altri paesi, ve l'ho evidenziata in rosso. L'Italia è uno dei paesi che riduce, il welfare state italiano è uno di quelli che riduce meno la povertà, peggio di noi fanno solo la Spagna e la Grecia, e però il peggior sistema di welfare fra i paesi che comparo qui, fra i paesi dell'Unione a 15, nella riduzione della disuguaglianza, che è, come chi conosce quello di cui mi occupo, è il mio principale cruccio. Quindi il sistema di welfare italiano riduce la disuguaglianza, ma lo fa molto meno degli altri sistemi. Ci siamo raccontati già nei primi 2 giorni che le disuguaglianze si polarizzano per i cambiamenti del sistema economico, quindi l'Italia soffre più di altri paesi nel momento in cui cambia la struttura produttiva, perché i welfare state già sollecitati in tutti gli altri paesi, in Italia il welfare state è meno capace di quello di altri paesi nella redistribuzione, e quindi in presenza di grandi cambiamenti economici della struttura produttiva il nostro sistema di welfare, quindi la polarizzazione della distribuzione di reddito, come vedremo, della ricchezza è più elevata che in altri luoghi. Addirittura il sistema di welfare italiano è meno redistributivo di quello greco. Altro dato, e poi prometto che smetterò di affliggervi con questi numeri piccoli, questo è un dato sulla Germania, e voglio farvi, questi sono i tassi di povertà per diverse categorie sociali. La Germania, dopo aver riformato il suo mercato del lavoro, si è sentito molto dire in Italia che bisognava andare alla tedesca, bisognava fare una riforma del mercato del lavoro alla tedesca. La riforma del mercato del lavoro tedesco la potete giudicare in tanti modi, io in maniera molto parziale, e di questo potremo discutere, la giudico da un dato. La Germania è il paese che ha i più alti tassi di povertà fra i disoccupati, 69%, non comparabile con tutti gli altri. Vedete, molto spesso nella nostra retorica pubblica diciamo che i tedeschi sono i cattivi all'interno dell'Europa. Oggi c'è questa dialettica dei paesi mediterranei schiacciati dalla Germania. Io farei un passo ulteriore in questo ragionamento. Non è in realtà una guerra della Germania contro l'Italia, ma è secondo me una guerra di classe, se vogliamo utilizzare un termine che non piace e che va poco di moda, ma sostanzialmente le elite di alcuni paesi si arricchiscono più di altre. Quello che però sappiamo è che i disoccupati tedeschi non se la passano poi così bene come il resto del paese. Sì, però sono tanti rispetto a quello che noi diciamo essere la forza produttiva del sistema tedesco, e i disoccupati poveri tedeschi sono in valore assoluto molto più numerosi dei disoccupati poveri italiani. Questo per tutta una serie di ragioni delle quali possiamo discutere. Tuttavia la spesa sociale, no, ancora c'è qualcos'altro, la spesa sociale italiana è in linea con quella degli altri paesi europei, quindi perché un paese che spende in percentuale del PIL come gli altri fa così male nella riduzione della disuguaglianza? Ora non fatevi traviare dal dato dei poveri tedeschi, perché ricordatevi che il dato più importante è sempre quello che il nostro paese, il nostro sistema di welfare è quello meno capace di redistribuire fra quelli europei. Il 57% della nostra spesa sociale, questo lo sapete, è consacrato alle pensioni contro il 39% della media europea. Questo è uno dei primi indicatori che dovrebbe farvi dire sì, è vero, spendiamo tanto quanto gli altri, ma spendiamo soprattutto per i pensionati. Andrò molto brevemente qua, ma se guardate la struttura del sistema pensionistico, e poi Stefano probabilmente ci dirà che non si può fare, che non ci sono abbastanza soldi, no, prevengo Stefano. No, poi dici quello che vuoi, ovviamente. Si scherza, ti abbiamo invitato in grande libertà. I pensionati che guadagnano meno di 1.000 euro
sono il 63% delle pensioni e per loro spendiamo il 33% della spesa pensionistica, mentre quelli sopra i 2.000 euro costituiscono l'11% delle pensioni e per loro spendiamo il 31%. Se a questo sommate che sulle pensioni sopra i 2.000 euro quello che hanno contribuito è circa la metà di quello che ricevono, questo lo dice Maurizio Ferrera, non lo dico io, vi rendete conto che abbiamo un sistema pensionistico squilibratissimo che dà tanto ad alcuni. Molto spesso si dice ma questa gente ha contribuito di più. Questo è vero per alcuni, ma non è vero per tutti. Quindi sapete, insomma, sapete dove voglio andare a parare. Una cosa che secondo me si dovrebbe fare è cercare di spostare questa linea rossa un po' da quella parte. Però in questo paese è maledettamente complesso. E poi l'altro grave problema del nostro sistema di welfare è che investiamo nelle politiche per la famiglia e il lavoro la metà degli altri paesi europei. Quindi spendiamo tantissimo sul passato, quello che io ho definito il prezzo del passato, e poi investiamo poco sul futuro. E allora veniamo alle proposte e chiudo. Perché la stella polare dell'uguaglianza? La stella polare dell'uguaglianza per due ragioni. La prima, per mera giustizia sociale. Oggi mi viene spesso detto che parlare di questi argomenti non devi sempre avere un taglio economico in quello che dici. No. Un punto fondamentale è ridistribuire per mera giustizia sociale. Guardate, c'è stato venduto a pacchi negli ultimi 20 anni la retorica che quello che dobbiamo fare è rendere le opportunità uguali per tutti, ma mi dovete spiegare come si fanno a rendere le opportunità uguali per tutti in un paese che ha la mobilità sociale bassissima come l'Italia. Se un paese ha una mobilità sociale bassissima, parlare di uguaglianza di opportunità è prenderci tutti in giro. C'è una sola strada da perseguire se si vuole avere più mobilità sociale, che è quella dell'uguaglianza di condizioni. Tuttavia, non si deve redistribuire solamente per giustizia sociale, ma lo si potrebbe fare anche per efficienza. Dobbiamo chiederci che cosa ci guadagniamo a dare pensioni elevatissime a persone che non sono più produttive e che non hanno contribuito per il sistema, e che cosa ce ne facciamo, quanto produciamo per l'efficienza del sistema quando non proteggiamo in maniera adeguata i lavoratori precari, che sono spesso i più giovani, che sono spesso quelli con competenze più elevate. E poi sono sicuro che Stefano su questo ci potrà dire. Quindi concludo in maniera molto semplice con due cose: da dove prendiamo i soldi e poi chi dovrebbe sostenere un certo tipo di riforma. Da dove prendiamo i soldi? Primo, ribilanciamento della spesa, quindi processo interno dal passato al futuro. E secondo è il problema europeo che vi dicevo prima, ci cala sulla testa. Se noi non cominciamo a tassare seriamente le imprese multinazionali e la ricchezza di cui parlava Langobardi prima, non andiamo da nessuna parte. E quindi da un lato abbiamo del lavoro da fare come Italia a livello interno, ma dall'altro abbiamo un lavoro da fare con i nostri partner europei. Qua non mi dilungo, però se guardate all'evoluzione della ricchezza in Italia vi rendete conto che la ricchezza è cresciuta per anziani, pensionati e dirigenti, mentre la ricchezza è drasticamente calata per giovani e operai. Per questo quando vi parlavo di classe, secondo me ha ancora un po' di senso. Chi dovrebbe sostenere l'agenda dell'uguaglianza? E io questo ho cercato di sintetizzarlo nell'espressione della maggioranza invisibile. Sostanzialmente fare quello che io vi sto dicendo è nell'interesse della maggioranza della popolazione, disoccupati, precari, poveri, pensionati poveri, perché spendiamo tanto per le pensioni ma abbiamo anche un sacco di altri pensionati poveri. E qui voglio lanciare una piccola provocazione, visto che abbiamo la Serracchiani con noi, è quanto questo governo può invertire alcuni di questi trend, per esempio promulgando un reddito minimo garantito per tutto il paese, come è stato fatto in questa regione, da quanto mi è stato detto. E su questo chiudo, e se avete voglia di leggere di più vi consiglio insomma qualche lettura. Grazie. Grazie. Brillante e interessante. Mi ricordo che
mi colpisce sempre il fatto che si parla di disuguaglianza, che diciamo, il metodo di calcolarla, per calcolarla è stato inventato in italiano, si parla sempre del coefficiente Gini, ed è convincente la tesi secondo la quale questo è un welfare che è stato finalizzato a non far lavorare le persone, più che a farle lavorare, a tenerle fuori dal mercato del lavoro, perché nell'esposizione forse andava anche ricordato che abbiamo tassi di occupazione molto bassi rispetto al resto d'Europa. Allora, io vorrei partire con Stefano Sacchi, perché? Perché diciamo, che siano eterodosse o ortodosse, diciamo, le cose da fare sono i due tipi. Uno è quello dell'assistenza, cioè combattere la povertà. Di recente il governo ha preso delle misure che credo lei abbia anche partecipato a concepirle, quindi vorrei sapere che senso hanno e che cosa possono produrre. Il secondo modo di fare giustizia sociale è il lavoro, però, no? Anzi, forse il primo, secondo me. E lì c'è tutto il tema delle misure di flessibilizzazione del mercato del lavoro che sono state introdotte, e degli incentivi fiscali che sono state introdotte per dare lavoro a tempo indeterminato del genere che diceva lei, cioè non senza diciamo, con minori protezioni, e quindi però con più facilità di assunzione. Siccome proprio oggi sono usciti dei dati che, pur confermando un andamento nell'anno complessivamente buono, segnalano però un rallentamento nel dicembre, capisco pure che un mese, però noi stiamo sempre tutti a domandarci perché non cresce in maniera più convinta, sostenuta l'occupazione. Anche questo è un argomento su cui lei ci può, credo, rispondere, seppur nel quadro della presentazione che è stata fatta. Prego. Grazie. Io vorrei ripartire dalla bassa crescita degli ultimi 20 anni, per poi ovviamente toccare questi temi e come dire, ricongiungermi e riconnettermi anche a quanto detto da Emanuele, che come diagnosi ovviamente condivido, anzi mi aspettavo, diciamo, qualcosa di più radicale in termini di proposte, a dire il vero, ma siamo noi che, come dire, abbiamo il cappello del governo o responsabilità, diciamo, di policy, che poi ci rendiamo conto dei problemi effettivi, ma con il tuo cappello d'accademico ti invito a essere anche più radicale. Dicevo, la bassa crescita degli ultimi 20 anni, diciamo, a molti padri, disgraziatamente. Uno è in realtà una condizione di austerità permanente, già precedentemente all'ultima crisi, cioè l'Italia, cosa che fa inorridire sempre i miei colleghi tedeschi o finlandesi quando lo dico, è il campione dell'austerità in Europa, con avanzi primari, cioè come dire, quanto incassiamo di tasse rispetto a quanto spendiamo prima di servire la spesa per il debito pubblico, gli interessi per il debito pubblico, avanzi primari consistenti dalla prima metà, dai primi anni 90, con alcune eccezioni, ultima 2009, ma marginalmente, e poi un anno elettorale, governo Berlusconi. Ministro Tremonti, ma altrimenti, diciamo, sono 20 anni che l'Italia ha degli avanzi primari molto consistenti. Ce li ha però, più che, come dire, li ha ottenuti più che riducendo la spesa pubblica, aumentando le tasse, e questa è una delle ragioni, diciamo, della bassa crescita. Cioè, austerità, come dire, può voler dire molte cose. Noi abbiamo scelto una via molto problematica. Nel breve periodo, quando cercavamo di entrare nella moneta unica, poteva avere senso, successivamente è stata disastrosa. Altri aspetti sono la bassa innovazione, lo sappiamo, insomma, credo che ne stiate discutendo in questi giorni, investimenti in particolare in capitale umano, che hanno dato luogo a bassa produttività. Qui mi riconnetto a una cosa che menzionava Emanuele, cioè il tipo di riforme del mercato del lavoro che sono state fatte in Italia negli anni 90 e 2000 fino ciascuno di noi può avere, come dire, un'opinione differente sull'introduzione del contratto a tutele crescenti, ma fino a quella riforma, o meglio fino alla riforma Fornero-Monti e poi al contratto a tutele crescenti.
precedenti, cioè il tipo di riforme del mercato del lavoro che sono state introdotte dalla metà degli anni 90. L'Italia è il paese OCSE che ha liberalizzato maggiormente il proprio mercato del lavoro tra i primi anni 90 e la fine degli anni 2000. È il paese che ha liberalizzato maggiormente il proprio mercato del lavoro. Il problema è che l'ha fatto andando a intervenire sui contratti a tempo determinato essenzialmente. Cioè ha liberalizzato non toccando i contratti solo per i newcomers, le riforme appunto duali o al margine, che tendenzialmente sono anche i giovani, creando quindi una di quelle dimensioni, diciamo, di segmentazione molto forti all'interno del mercato del lavoro italiano. Questo ha due conseguenze, una sul web, o ha avuto due conseguenze, questo anche per preparare, diciamo, il sipario, diciamo, a che cosa ha motivato le riforme del governo Renzi. Dicevo, questo ha due conseguenze: l'introduzione, diciamo, di queste riforme e la conseguente segmentazione ha avuto due conseguenze. Una sul welfare, come diceva Emanuele, il welfare italiano è un welfare eminentemente assicurativo, vuol dire che le prestazioni che tu hai dipendono dal tuo legame col mercato del lavoro. Se il tuo legame col mercato del lavoro è debole, lasco, allora avrai delle prestazioni di welfare inferiori tipicamente. Quindi primo punto, primo problema di quella strategia. Secondo problema di quella strategia: bassa accumulazione di competenze da parte dei lavoratori a tempo determinato, che sono anche giovani, e quindi bassa accumulazione di competenze da parte dei lavoratori giovani, intrappolamento in contratti a tempo determinato, perché questi lavoratori non hanno potuto fare il salto. Allora intendiamoci, la strategia del pacchetto Treu, per esempio, era una strategia progressiva. C'era, come dire, allora come adesso, un problema di elevata disoccupazione giovanile. L'idea del policy maker all'epoca è stata: ok, ampliamo le opportunità di ingresso nel mercato del lavoro da parte dei giovani, e poi però attraverso contratti di durata prefissata, contratti a termine, a tempo determinato, questi giovani poi faranno il salto verso contratti di natura migliore. La prima cosa si chiama canale di ingresso, la seconda cosa si chiama trampolino, diciamo, verso contratti migliori. Il canale di ingresso ha funzionato, però questi lavoratori, non accumulando competenze, sono rimasti incatenati in contratti peggiori, e non ha funzionato il trampolino. È cresciuta l'occupazione più del PIL. E come? Anche poi con la riforma Biagi. E come? Queste riforme in realtà erano riforme, diciamo, per come la leggo io, poi come dire, possono essere lette in altro modo, per come la leggo io, erano riforme progressive, però non hanno funzionato. Non hanno funzionato perché assumevano, diciamo, che questi lavoratori accumulassero competenze e facessero il salto verso contratti di natura migliore. Questo non è avvenuto per la struttura produttiva, diciamo, italiana, per un certo orientamento degli imprenditori italiani. Qui ci sono degli studi dell'istituto che dirigo dal primo gennaio, dell'ISFOL, al riguardo, che spiegano bene la situazione, cioè il sottoinvestimento in competenze da parte degli imprenditori italiani, e quindi la conseguenza è stata, dal punto di vista, diciamo, individuale, l'intrappolamento dei lavoratori in lavori, come dire, in contratti inferiori, 1. 2, per tutti noi una riduzione del tasso di crescita della produttività. Questo è documentato ampiamente dalla Banca d'Italia, per esempio. Una delle ragioni della bassa produttività, della bassa crescita della produttività italiana, è questo tipo di mercato di lavoro duale, proprio attraverso il suo effetto sulle competenze. Ok. Tornando al welfare, Emanuele ci ha diciamo, esposto le inefficienze del sistema di welfare italiano. Quello che vorrei dire nella mia come dire, veste attuale, spero di non fare propaganda, e essendo uno degli estensori del Jobs Act e avendo lavorato in particolare sulla riforma dei sussidi di disoccupazione e della cassa integrazione, e che questa presentazione andava bene come impostazione, come dati certo sono
corretti, ma come impostazione fino a 2 anni fa o 1 anno e mezzo fa. Molto è cambiato nell'ultimo anno e mezzo, questo dal mio punto di vista. Ovviamente ogni scarraffone è bello a mamma sua, ma non credo che sia uno scarraffone. E quindi il problema, diciamo, in generale del welfare italiano è stato esposto, e anche del mercato del lavoro italiano. Quali sono stati diciamo, i punti d'attacco del governo e le risposte del governo a questi problemi? In primo luogo segmentazione sul mercato del lavoro tra insider e outsider, attaccare i contratti di lavoro e la riforma dei contratti di lavoro. Allora, questa riforma ha essenzialmente 2 obiettivi. Uno è di breve periodo e uno è di medio periodo. Quello di medio periodo è quello di creare più occupazione in media, come dire, attraendo investitori, facilitando. È una riforma chiaramente pro business, quella dei contratti di lavoro, è evidente, ma io credo che i socialdemocratici o socialisti non debbano avere paura di come dire, introdurre delle riforme pro business, semplicemente perché senza crescita che cosa vuoi redistribuire? Come fai a costruire delle reti di protezione che tutelino tutti i cittadini se ti mancano le risorse in primo luogo, e le risorse vengono dalle imprese? Per cui è evidente che ci devono essere delle riforme che aiutano le imprese, il sistema delle imprese a creare occupazione, a creare ricchezza, diciamo. Allora, il primo obiettivo di medio periodo: maggiore occupazione attraverso animal spirits, attraverso un nuovo sentimento, diciamo, no? Dopo 20 anni di depressione, per gli investimenti. E anche gli investimenti da parte degli investitori esteri. Voi sapete che l'Italia per un certo periodo non è più stata sulla mappa degli investimenti mondiali. Nel 2011 Deutsche Bank ha ridotto, nei primi 6 mesi del 2011, Deutsche Bank ha ridotto dell'80% la sua esposizione nei confronti dell'Italia. C'erano mercati emergenti, lo sappiamo, il Brasile, l'India, la Cina. Adesso ci siamo avvantaggiati nell'ultimo periodo di un ritorno dell'onda, mercati emergenti che non erano più così attraenti, e riforme italiane che hanno portato gli investitori a riconsiderare l'Italia, ma anche come luogo produttivo. Però la strada è ancora lunga. Allora, primo obiettivo di medio periodo: maggiore occupazione. Adesso questo è un paese normale, nel quale se devi licenziare, puoi farlo e sai esattamente come e quanto devi pagare. Io credo che nessun imprenditore voglia licenziare, ma se deve farlo deve sapere quanto gli costa. E questo è un ostacolo che è stato rimosso. Ma un altro... quelli erano possibili prima. Beh, con una certa difficoltà, diciamo con una certa difficoltà, e soprattutto con un buon margine di insicurezza evidente, a causa evidentemente. Adesso quella non c'è più, c'è un prezzo per il licenziamento, e quello certamente, diciamo, le imprese... Il sistema delle imprese sosteneva, in particolare le grandi imprese, che non è il prezzo del licenziamento che conta, e in realtà poteva essere, a mio avviso, fissato ad un livello più elevato. Viene fuori la mia anima socialdemocratica, ma è la certezza, cioè sapere esattamente quanto devi pagare, perché allora fai dei piani che ti consentono di prenderlo in considerazione. Il secondo obiettivo, dicevo, è quello di breve periodo di una migliore occupazione, che è altrettanto, se non più importante. Una migliore occupazione attraverso, diciamo, la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, anche grazie agli incentivi, ma non soltanto, proprio per andare a incidere su quel vulnus che come dire, ha iniziato a emergere dagli anni 90. Cioè,
un eccessivo numero di contratti a tempo determinato e le basse competenze a questi associati. Quindi nel medio periodo una maggiore occupazione, nel breve periodo una migliore occupazione e quindi anche auspicabilmente maggiore produttività. Il secondo punto, e chiedo al Presidente quanto tempo ancora, un paio di minuti ce li ho ancora? Sì, un paio di minuti sì. Benissimo, allora il secondo punto è quello relativo alla protezione sociale. Allora, che cosa è stato fatto? Ed è per questo che, come dire, quelle slide che sono state proiettate fotografano, diciamo, un'impostazione che è superata nei fatti, a mio avviso. Non completamente, evidentemente, nulla cambia dall'oggi al domani, ma in buona misura. In primo luogo, spostamento all'interno delle politiche passive della protezione dal lavoro al lavoratore. Cosa vuol dire? Dalla cassa integrazione, che per tanti anni in Italia, per motivi storici sui quali possiamo tornare, è stato l'equivalente funzionale per i lavoratori più forti, proprio quegli insiders di cui si parlava, dei sussidi di disoccupazione, con sussidi di disoccupazione invece che dovrebbero essere rivolti a tutti, ma non lo erano irrisori fino agli anni 90, poi sono cresciuti, ma comunque escludevano buona parte dei lavoratori, in particolare di quei lavoratori giovani con contratti a tempo determinato, e quindi un intervento molto forte prima sui sussidi di disoccupazione. Adesso, come dire, aspetto di essere smentito, il sistema italiano di sussidi di disoccupazione è più inclusivo di quello danese, è più inclusivo del famoso sistema di sussidi di disoccupazione danese. Oltre il 97% dei lavoratori che pagano, diciamo, per i quali viene pagata l'assicurazione contro la disoccupazione degli esposti al rischio, se perdessero il lavoro oggi otterrebbero il sussidio di disoccupazione fino a 2 anni. Primo. Secondo, come dire, ricalibrare la cassa integrazione, estendendola in realtà attraverso dei nuovi fondi di solidarietà, quindi 1.400.000 lavoratori viene incluso nel sistema ampio, diciamo, della cassa integrazione, ma ricalibrandola in modo che, come dire, questa serva a gestire esigenze tendenzialmente temporanee. L'altro punto sul quale magari torneremo è il contrasto alla povertà e la creazione, il tentativo nel tempo a risorse definite che probabilmente adesso non sono sufficienti, ma l'idea è quella di iniziare un percorso affinché si arrivi con i dividendi della crescita futura a rendere tali risorse sufficienti, di introduzione di uno schema di reddito minimo a livello nazionale. In alcune virtuose regioni questo è stato fatto, ma certamente non a livello nazionale, e quindi uno schema di contrasto alla povertà. Certo che questo è quello che penso io. Domandiamo. No, ma io poi gli faccio fare un altro round dopo, però siccome so che... E tornerò anche sulle pensioni su questo nel prossimo round. E siccome so che poi Deborah Serracchiani... No, e io tra di voi che non parlo mai, questo sembra snavuro. Anche perché so che poi a un certo punto tu devi lasciarci perché devi fare una... Quindi, allora, cosa sta facendo il governo? Questa è la sostanza, cioè troppo poco, abbastanza, queste sono le due posizioni, in che direzione anche, la direzione giusta oppure no. E vorrei anche però che tu rispondessi a una domanda che ha posto prima lui con una certa efficacia, cioè si può attribuire, come abbiamo fatto a fare questo debito pubblico così immane se non è manco stato per quello? Cioè io resto veramente allibito perché insomma, un paese che è cresciuto per 30-40 anni a un ritmo molto elevato, ma come ha fatto? Perché è chiaro che ci portiamo questo appresso, cioè tutte le cose che non possiamo fare oggi, comprese alcune di quelle che suggerisce lei, derivano dal fatto che non che è cresciuto il debito, ammesso che non sia cresciuto il debito per colpa di quello che abbiamo speso, non possiamo oggi spendere di più a causa del debito che abbiamo, che non abbiamo la credibilità anche in Europa per farlo. Allora, ecco, se non è stato per ridurre la disuguaglianza e la povertà, ma per come cavolo abbiamo accumulato più del 100%, e oggi ormai 130%, dalla crisi in poi va bene, è cresciuto per ragioni
Prego. Allora, intanto, mentre sentivo le due, diciamo, opinioni, prendevo anche appunti, ho avuto un po' l'impressione di poter raccontare una storia parzialmente diversa, nel senso che, non lo dico perché siamo a Udine, il Friuli Venezia Giulia è un po' un microcosmo che si trova a metà tra due posizioni che solo apparentemente sono distanti. In realtà nessuno ha la bacchetta magica, però sicuramente questo microcosmo ha, diciamo così, avuto la possibilità di fare delle azioni, forse prima in modo un po' più determinato, perché sicuramente ha una situazione anche di bilancio e, se volete, insomma, di tessuto sociale sicuramente migliore ai numeri che può avere il nostro paese. Ne dico soltanto una per capirci: il rapporto debito PIL del Friuli Venezia Giulia è il 2%, notevolmente più basso, diciamo, del oltre 130% del nostro paese. Cioè noi siamo al 2%, abbiamo un rating estremamente positivo, avremmo là se non fosse che siamo trascinati più basso Per via del PIL, insomma. ma perché abbiamo abbattuto fortemente il nostro debito. Quindi il debito debito della regionale, regione, sto parlando del bilancio regionale, sto capito, certamente parlando. Quindi abbiamo potuto Vabbè, però fare avete contribuito anche un po' al debito nazionale, non è che... Noi abbiamo... No, ma aspetta, scusami. Allora, Capisco lo sciovinismo. No, ma dai, adesso non era una battuta mia. No, capisco. Nel senso che se tu hai i conti in ordine, puoi permetterti di fare delle cose che in altre situazioni sono maggiormente frenate. È una constatazione di fatto. Se io ho i conti in ordine posso fare più spese. Quello che dice sempre la Merkel. Se io non ho i conti in ordine, oggettivamente qualche problema in più ce l'ho, insomma, no? Questa è semplicemente una constatazione di fatto, non è né come dire, un apprezzamento superiore né una provocazione, è semplicemente una constatazione di fatto, cioè partivamo da qualche vantaggio in più, che però è estremamente lineare con quello che ho sentito dire. Allora, anche da noi abbiamo i pensionati che sono andati in pensione con 16 anni e 6 mesi di contribuzione. Anche noi abbiamo, anzi noi forse più di altri abbiamo un tasso di persone che hanno oltre 65 anni nettamente superiore a quello di tante altre regioni. Noi scontiamo un tasso demografico tra i più bassi in Italia. Quindi voglio dire, noi siamo quel microcosmo che raccontavo prima, con qualche vantaggino in più dovuto al fatto che comunque abbiamo gestito forse un po' meglio negli anni le nostre casse regionali, ma alla fine siamo la fotografia di un paese che invecchia tanto, che, come dire, nasce poco, che ha la necessità di riadattare il suo sistema di welfare a prescindere da quelli che sono adesso i costi del welfare, semplicemente perché abbiamo proprio la necessità di intervenire sugli schemi strutturali. Qui in Firenze già si discute molto della riforma della sanità, ma la riforma della sanità non è stata giustificata dal fatto che ci costava troppo, quello è stato uno dei sintomi della malattia. La malattia stava nel fatto che la nostra sanità era dell'inizio degli anni 90, per cui aveva costruito tanti ospedali, 17 ospedali pubblici per 1.220.000 abitanti. Nel frattempo, dagli anni 90 ad oggi, noi siamo diventati sempre più vecchi, sono aumentate le malattie croniche. Quando entri in ospedale non stai più settimane dentro l'ospedale dopo l'intervento, ma ormai fai un intervento il giorno stesso o il giorno dopo o pochi giorni dopo sei fuori, e quindi abbiamo sentito la necessità di dover riadattare un pezzo del nostro sistema di welfare, che è quello del sanitario assistenziale, e lo abbiamo fatto cercando di riconvertire, per esempio, quella quantità infinita che avevamo di posti letto, che pensate occupavamo in alcuni ospedali per il 50-52%, ma pagavamo per il 100%, quando invece mancavano le terapie, le riabilitazioni, le RSA medicalizzate, le lungodegenze, cioè tutto quello che c'è dopo l'intervento. Sono partita da questo esempio per dire che noi dobbiamo fare degli interventi strutturali, li facciamo in regione, lo dobbiamo fare nel paese. Quello sul mercato del lavoro è un intervento strutturale, ancora insufficiente perché sono notevolmente di più le cose che si devono fare, però intanto si fanno delle cose. Noi qui siamo riusciti a fare la misura attiva di sostegno al reddito. Attenzione però, la misura attiva di sostegno al reddito è una misura che si pone al di fuori dello schema mercato del lavoro. Le persone che ricevono il sostegno al reddito non sono persone
che sono state espulse dal mercato del lavoro, perché quelli hanno la disoccupazione, hanno la cassa integrazione, cioè hanno tutto quel sistema della protezione sociale e degli ammortizzatori sociali che sta dentro quel contesto. Le persone a cui ci rivolgiamo noi sono le persone in povertà assoluta o relativa, che o sono di fronte ad una inidoneità al lavoro, per questioni fisiche, per questioni diciamo pratiche, no? Pensate a persone che non sono idonee in tutto o parzialmente a lavorare, oppure che sono di fronte ad una disoccupazione cronica, cioè le persone che, esauriti anche tutti gli strumenti di ammortizzatore sociale, possono accedere soltanto a quello, ma non hanno altra forma di reddito a cui accedono, perché non è una forma assistenziale, non è un'elemosina, è un aiuto temporaneo in un momento di difficoltà in base al quale tu fai un patto con la regione, io ti do i soldi, ma tu ti devi impegnare o a riqualificarti professionalmente o a fare formazione professionale, oppure ti prendi un impegno di natura sociale con la regione. Faccio l'esempio forse più semplice: una famiglia con dei bambini, con delle difficoltà che ho cercato di descrivere, l'impegno che si assume in cambio dell'indennità è che i bambini vadano a scuola. Il punto che si crea quindi è una cosa che si pone accanto a quello di cui parlava il professor Sacchi, cioè è qualcosa che si aggiunge, è quel pezzetto di welfare che mancava, credo, rispetto alla redistribuzione, alle difficoltà di pareggiare di abbassare le disuguaglianze di cui parlava prima il professor Ferrati. Credo anche che sia possibile, perché noi in questo momento storico abbiamo per la prima volta, dopo quella crisi che avete visto alle spalle, dei numeri anche economici positivi. Se voi mi chiedete, in Friuli Venezia Giulia, le modifiche apportate al Jobs Act hanno avuto effetti positivi? Accidenti, siamo la prima regione in Italia per numero di contratti a tempo indeterminato sottoscritti nel 2015, più 83,4%. Una roba enorme. Incentivi, no? Enorme. Che ha aiutato. Poi c'è l'altro aspetto: se tu hai un sistema duale come quello che hai creato, cioè il contratto a tempo indeterminato e il resto del mondo, a un certo punto, se tu vuoi che il resto del mondo si trasformi, il contratto a tempo indeterminato deve costare meno di tutti gli altri, altrimenti non ce la fai, cioè altrimenti il trasferimento non riesce. Quindi il motivo per cui la decontribuzione ha avuto, come dire, la capacità di dare quella scossa, no? Quello shock, e ahimè non lo so quello che accadrà quando la decontribuzione non ci sarà più, soprattutto in queste parti di paese, mentre continuerà ad esserci al sud, correttamente, perché abbiamo altri problemi strutturali al sud. Oggettivamente tu hai avuto lo shock. Lo shock ha portato a far sì che hai aumentato un certo tipo di contratto, che per farlo aumentare hai dovuto far costare di meno, e che però ha portato anche a un benessere sociale, perché quel tipo di contratto lì ha delle conseguenze positive nel tessuto sociale, perché con quel contratto lì io vado in banca e riesco ad avere le rate per le macchine, con quel contratto lì io vado in banca e faccio il mutuo per la... Per fare un esempio, noi abbiamo fatto l'altro giorno la riforma della casa, approvata in consiglio comunale e in consiglio regionale proprio nelle scorse ore. Per la prima volta la regione è riuscita a poter anche solo pensare, e ha messo nero su bianco, la possibilità di dare garanzie a giovani che non hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Perché prima, per come erano costruiti i sistemi anche di credito, anche quelli regionali, quindi non mi riferisco soltanto al sistema bancario, che ovviamente ha una sua, modo d'essere, noi stessi, se anche avessimo voluto dare soldi ai ragazzi precari per acquistarsi casa, non l'avremmo potuto fare. Quelle modifiche che sono state apportate alla natura dei contratti e anche a quelle che sono previsioni ulteriori che sono state inserite dentro al sistema delle protezioni sociali ci ha permesso di prevedere per la prima volta garanzie regionali anche per persone che acquistano, fanno manutenzione della propria casa pur non avendo un contratto a tempo indeterminato. Anche all'uso dei giorni che sono presenti. Non vi preoccupa questo dato che dicevo, perché capisco, non sto giudicando tanto il fatto che a dicembre siccome è l'ultimo mese in cui c'erano gli incentivi, diciamo così, più facili per tutti, uno si aspettava che ci fosse una corsa a godere l'incentivo a dicembre, invece è stato un rallentamento della crescita dell'occupazione e della diminuzione. Beh, intanto il mese di dicembre è un mese un po' particolare per le aziende, chiudono, iniziano a fare i conti, si preparano a quello che arriva. C'è sempre un pensiero un po' più corto nel mese di dicembre, insomma, non è relativo soltanto ai regali di Natale, insomma, cioè c'è oggettivamente una serie di impegni legati anche alle tasse che vai a pagare proprio in quel periodo, ci siamo capiti, che possono anche aver portato qualcuno a dire aspetta,
vedo come va a gennaio e febbraio e poi magari faccio il passo di prendere. Io guarda, personalmente 21.000 contratti in meno è certo che mi preoccupa, però sinceramente andiamo tra alti e bassi, agosto pure è stato negativo, settembre è tornato positivo, a ottobre siamo aumentati, a novembre siamo aumentati un po' meno. È anche questo che sta accadendo, dopodiché stiamo godendo anche di una situazione, di un contesto ambientale positivo a noi indipendente, il costo del petrolio così basso, il fatto che comunque ci sia stato un intervento della Banca Centrale Europea, che comunque insomma qualcosa ha fatto. Perciò che preoccupa una crescita tutto sommato, visto che il tema della giornata è crescere, diciamo, meno robusta di come si potesse sperare, date le condizioni esterne. Certo, ma io personalmente credo onestamente perché per come eravamo messi negli ultimi 15 anni, bene che ci sia stato 1% di PIL e che ci sia stato 1% di tasso di disoccupazione in meno. Questo è 1%, 1%. Quegli anni che ricordavate prima, il tasso di disoccupazione calava dello 0,25%. Quindi per la prima volta... 1% di PIL è così una sua aspirazione. No, in prospettiva stiamo lavorando su dei numeri, 0,8, 1,6... No, 0,8 e 1. Sarà 0, sarà quello che sarà. Vabbè, no, cioè, io so che a voi non vi piacciono gli 0, no, non avete un certo disprezzo. No, io onestamente penso, cioè io penso, se vogliamo fare insomma un lavoro un po' più di lungo respiro, no? Io sono molto d'accordo su quello che dice il professore sul fatto che se tu spendi il 33% della spesa per quelli che hanno una pensione al di sotto dei 1.000 euro e spendi più o meno lo stesso, cioè il 31% per quelli che hanno una pensione superiore ai 2.000 euro e sono quantitativamente di meno, devi bilanciare le due cose, no? Mi chiedo se qualcuno l'ha mai detto alla Corte Costituzionale. Cioè mi chiedo per esempio se siamo in grado con un intervento normativo, e onestamente abbiamo 1000 problemi, vi racconto quello che abbiamo fatto noi. Noi siamo la regione che intervenendo con la legge regionale ha tagliato i vitalizi degli ex consiglieri. Risultato? Sono davanti a un giudice. Perché il diritto acquisito da parte dei consiglieri maturati rispetto a quello che poi possiamo discutere, se è un diritto pensionistico, se è retributivo, contributivo, tutto quello che volete, intanto però sto davanti a un giudice e non è detto che mi dia ragione. Allora, se questo è un paese che deve fare quello sforzo perché deve farlo, non può dipendere solo dalla politica. Scusate se la dico così, cioè la politica può dare l'indirizzo, dare l'input, dare anche la norma, ma se non c'è la consapevolezza del sistema che un po' va cambiato anche quando devi decidere su te stesso, perché i magistrati decidono anche sul loro sistema pensionistico, perché soltanto su quello delle persone come me o come te, per cui io penso che ci voglia anche un salto culturale da questo punto di vista. No? La consulta ha deciso anche della pensione dei membri della consulta. Adesso non voglio entrare nel merito, però voglio dire, cioè, abbiamo un tema, il tema è fare la miglior legge possibile per consentire che ci sia questa redistribuzione, o meglio, questo annullamento delle disuguaglianze, piccolo o grande che sia. Sul sistema pensionistico siamo coscienti, no? Uno degli escamotage era stato il fondo di solidarietà. Creo un fondo di solidarietà e chiedo a quelli che prendono un po' di più di mettere i soldi dentro quel fondo e poi redistribuisco il fondo. È per esempio un'istanza che viene dai pensionati dei 3 grandi sindacati italiani. Tra le proposte che hanno fatto c'è quello di creare un fondo di solidarietà. Perché vi siete fermati? No, più che fermati credo che ci siano problemi di costi, che non sono tanto per il primo anno in cui fai tutto questo, ma per gli anni dopo. E poi c'è un problema anche di certezze, cioè devi avere la possibilità di capire se quello tipo di strumento non è aggredibile. È presumibile che se ne riparli l'anno prossimo. Sì, cioè almeno da quello che il Presidente Renzi ha detto più volte, sicuramente tra il 2017 e il 2018 c'è anche il tema delle pensioni, che può essere, dopodiché qua pure interventi spot o intervento di sistema, perché anche il Presidente Boeri, quando più volte è intervenuto, ha ragionato su diverse ipotesi, no, di azione. Qui se posso usare il termine culturale, direi che ci vuole anche un salto culturale, perché ogni volta che abbiamo fatto una riforma sulle pensioni quasi mai abbiamo pensato a quelli che venivano dopo, quasi sempre abbiamo pensato a quelli che stavano in quel momento a decidere sulle pensioni. Il famoso intervento del governo Dini
se probabilmente estendeva il sistema retributivo allora, probabilmente, retributivo allora probabilmente avremmo avuto meno problemi adesso, no? Cioè, poi per avuto carità, anche una nessuno è rivoluzione perfetto. sociale per la fine. Lo so, però io, cioè, a me, io ogni tanto mi incavolo con Landini, con altri, eccetera, dico scusa, io non c'ero, ma te 15 anni fa c'eri, perché non avete fatto quelle scelte in quel momento storico pensando che alla fine non sarebbero ricadute su figli e nipoti e invece avete preso la scelta per non avere il casino in casa e poi dopo non pensare a quello che succedeva il giorno dopo? No, non i sindacati, cioè la politica anche. No, ma io dico, ho parlato di lui perché ma insomma anche la politica, cioè fu una decisione assolutamente presa da tutti, dalla politica, dai sindacati e tutti quelli che all'epoca trattavano su quei tavoli, insomma. Però voglio dire, se deve essere un salto culturale, chi oggi prenderà la decisione deve pensare a quelli che verranno domani, non a risolvere il problema di adesso, perché il problema di adesso, come dire, sarebbe un non problema, con tutto il casino che c'è, perché poi noi oggi parliamo, quello schema è valido se ci abbiamo ancora l'Europa, ma per come sta andando il rischio vero che ognuno fa i conti in casa da solo con il proprio sistema è un rischio vero. Cioè tu prima accennavi, cioè per me è una roba incredibile che l'Europa abbia aperto alla possibilità nel documento Tusk di concedere alla Gran Bretagna di poter sospendere per 4 anni la protezione, chiamiamola qui, di welfare per le persone che vanno a lavorare. Vi faccio un esempio pratico. Il Friuli Venezia Giulia è una regione autonoma, quindi noi ci sosteniamo con le nostre tasse, che in buona parte restano. Il sistema sanitario regionale è a totale carico del bilancio regionale. Quando c'è un'impresa che lavora qui, ma che ha sede in Veneto o a Trento o da un'altra parte, i lavoratori di quell'impresa che giustamente accedono al sistema sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia sono per noi un costo secco, perché non lascia a quell'impresa le tasse sul nostro territorio, le paga in Veneto, Trento. Quindi la sentiamo sulla nostra pelle il discorso di attrarre gli investimenti, perché una delle cose che stiamo facendo è andare a spiegare agli imprenditori che vogliono venire in Friuli Venezia Giulia quanto è conveniente venire qui. Diamo, diciamo così, una serie di vantaggi, vi prospettiamo una serie di vantaggi perché a noi conviene, perché se l'impresa ha sede qui, le tasse restano qui e tutto quello che è il sistema di welfare non è un costo secco per questi cittadini, perché non sono tutti uguali. Il lavoratore dell'impresa che ha sede qui versa le tasse qui, sia il lavoratore che l'impresa. Il lavoratore dell'impresa che versa le tasse a Palma, non a caso sto citando il Veneto di insistenza, no? Ci costa tra virgolette di più, perché le sue tasse stanno lì, ma la sua vita sociale sta qua. E per carità, noi gli garantiamo l'intero sistema sanitario regionale, esattamente come il primo lavoratore, ma consapevoli del fatto che c'è un costo diverso. Motivo per cui siamo molto attenti a cercare di dire: venite qua, pagate le tasse qua, e noi accompagniamo il vostro percorso di insediamento qui con agevolazioni, che è il modello riattraiamo in qualche modo gli investimenti. Ed è il motivo per cui andiamo in Iran, perché abbiamo intenzione di portare qua investimenti e capitali. Questo ci permette di tenere in piedi il bilancio regionale, sanità, tutto il resto del sistema, ma soprattutto di aumentare anche le entrate. Questo per dire, quando parlavo all'inizio di Gruppo Cosmo, era per dire che siamo un piccolo, diciamo, sistema che in qualche modo sta cercando di ragionare su quello che sta avvenendo anche a livello nazionale. Dopodiché, guardate, ripeto quello che ho già detto, nessuno ha la bacchetta magica, ma finalmente siamo di fronte a un governo che fa, che piaccia oppure no, stiamo facendo riforme, anche intervenendo in settori delicatissimi dove quasi mai abbiamo agito perché il consenso elettorale ti imponeva di non prendere quella decisione lì. Cioè Posso dire, il consenso elettorale non ci penso, te lo posso garantire. Io penso che sia l'unica cosa sulla quale... Posso fare un esempio solo, poi ricontinuiamo. Faccio un solo esempio. È difficile pensare di governare senza consenso elettorale, mi sembra. Posso fare un esempio, però allora, qui stiamo lavorando. Allora, io rispetto molto tutto quello che è stato detto, però voglio puntualizzare solo una cosa.
Quindi siamo tutti d'accordo a questo tavolo sull'utilità del reddito minimo garantito, e il reddito minimo garantito non si può fare a livello nazionale per una mancanza di soldi. Sto cercando Io avrei delle obiezioni. Certo, nessuno ha obiezioni. Però il punto che sta esatto, però il reddito minimo, il governo Renzi non fa il reddito minimo perché non ci sono abbastanza risorse. Detto questo, prima delle elezioni europee si possono spendere 6 miliardi di euro per fare la detassazione di 80 euro, assolutamente inutile, dal mio punto di vista, ognuno sceglie, però non mi dite che non è elettorale, perché gli 80 euro vanno in tasca a 10 milioni di persone che sono potenzialmente dei lavoratori dipendenti e tendenzialmente elettori del PD, mentre fare il reddito minimo garantito per 1,5 milioni di poveracci è una cosa che non fa parte della strategia elettorale. Allora, cerchiamo di essere onesti, questo governo fa la sua azione, però non è vero che non fa delle cose che sono prettamente elettoralistiche, e non è vero, e non è neanche vero che per fare il reddito minimo non ci sono. Scusi, io non ho detto questo, ho detto che la politica non può fare cose solo per il consenso elettorale, e se c'è una cosa che questo governo non guarda con grande attenzione, anche quello, altrimenti la riforma della scuola e altre cose sarebbero state fatte probabilmente o non sarebbero state fatte. Io sto dicendo che non sono d'accordo con questa visione. Uno può non essere d'accordo con la scelta che si fa. Io per esempio penso che gli 80 euro invece siano stati la scelta giusta, perché in quel momento storico per quelle persone io sto dicendo che sono una scelta elettorale. tutte sono state fatte dopo. Ma sono state fatte prima delle europee, sono state fatte dopo le europee. Sono arrivate dopo le europee. Annunciate prima. No, ma l'annuncio è stato fatto prima e pagate dopo. Sono arrivate nella facevano così anche prima. Io vengo da Napoli. Ma posso No, ma non mi dite che non è elettorale. Io sono d'accordo. Ma posso io sono dire d'accordo una che cosa, abbiamo idee intanto elettorale o non elettorale, per chi magari è il professore che insegna a Oxford, può darsi che 80 euro non facciano la differenza. Io conosco tante persone per cui quegli 80 euro hanno fatto la differenza, perché ha pagato una bolletta che non poteva pagare o qualcosa che Io non ha sono pagato. molto più preoccupato. Io sono molto più preoccupato. No, allora no, però mi fa rispondere. Io sono molto più preoccupato del poveraccio che non ha accesso. No, questo è un esempio. No, questo mi fa arrabbiare perché una cosa poi torno, perché devo andare. No, questo aspetta. Allora, la retorica pretestuosa di usare Oxford è veramente ridicola, anche perché guadagno un quinto di quanto guadagna lei, ed è una retorica è una retorica pretestuosa. Non trascendete. Ho sbagliato. Gli 80 euro a chi ne guadagna 26.000, secondo me fanno meno effetto a chi ne guadagna zero. Comunque, e non ha nessuna protezione sociale in questo paese. Questa roba degli 80 euro è ormai nella scorta del passato. Stiamo parlando di come cambiare non a caso noi qui l'abbiamo chiamata misura attiva di sostegno al reddito, perché io al reddito minimo sono contraria, perché nell'idea di un pezzo di paese il reddito minimo significa che mi arrivano dei soldi per stare a casa, ok? Non è vero. Sì, invece. Questo perché c'è un pezzo di paese nel quale, se non è utilizzato come forma di aiuto alla formazione professionale, eccetera, è semplicemente l'ulteriore strumento, come i lavoratori socialmente utili, come i contratti di pubblica utilità, come tutta una serie di cose che sono state fatte semplicemente per dare un po' di soldi alle persone, anche per consenso elettorale, e farli stare a casa. Perché più delle volte il reddito minimo però è universale, quindi non cerca consenso elettorale. Scusate, allora io non ho capito se tu devi andare oppure no. Sì. Allora devi andare, e c'è anche la speranza che torni, perché tanto questi due continueranno un bel po'. Quindi adesso salutiamola. Però devo dire che io avevo pensato. Se posso dire una cosa? No, scusa per il riferimento ad Oxford, ho sbagliato. No, vabbè, penso perché no, vabbè. No, ho sbagliato. Ma anche perché io guadagno veramente meno. Ma non è questione di quanto guadagni, è importante dirlo. Sono molto più vicino alla gente io di un governatore di una regione. È questione dell'occhio con cui si guarda la vita. Io non so se si possa essere più vicini dei politici al sentire della gente, perché questi sono, il loro mestiere. Lo dico anche contro di me, siccome pure io li vedo ogni giorno. Lo vediamo dai tassi di partecipazione elettorale. Allora, sono vicini alla gente. Salutiamo Deborah Serracchiani, grazie. Allora grazie. Io trovo pazzesca che io mi debba dare una calmata quando viene detto una cosa
assolutamente in maniera aneddotica, piuttosto se la dice, se ne va, dà agli altri delle persone che si innervosiscono. Io mi innervosisco perché dire che io non capisco che chi guadagna 26.000 euro perché ero ricercatore a contratto a Oxford, mi sembra una roba veramente, ma assurda. lei non si deve giustificare il suo stipendio, nessuno di noi si deve giustificare il suo stipendio, perché c'è una cosa che si chiama mercato e ognuno di noi guadagna secondo i suoi skill professionali. Quindi non c'è bisogno che lei 3.000 euro al mese. Ma infatti non deve assolutamente... Ma insomma, l'obiezione non era quella, non era quanto guadagna, l'obiezione era quanto capisce della realtà delle famiglie italiane insegnando a Oxford. Comunque si è scusata di questa osservazione, la finiamo lì. No? Adesso io volevo... No, perché così abbiamo bypassato il punto sugli 80 euro. No. Cioè anche lei non è che modera, lei mi impedisce di parlare, è molto diverso. No, adesso arrivo anche lei. Mi dovete spiegare perché gli 80 euro sono frutto del passato. Lei deve sapere una cosa, sono 10 anni che mi chiamano a fare il moderatore del tavolo rotonde, io ritengo sempre inutile questo lavoro perché non devo moderare mai nessuno. Stasera finalmente devo moderare lei, perché lei è un po' esagitato, quindi sono contento di fare questo lavoro. Per la prima volta faccio veramente il moderatore. Allora, io, se le vuole la mia opinione, gli 80 euro sono stato un regalo preelettorale. Quindi sono d'accordo con lei, che non hanno avuto alcun influsso, scarsissimo influsso, sull'economia. La mia idea di politico è uno che spende i soldi pubblici ai fini di innescare la crescita e di favorire la crescita, non ai fini di conquistare dei voti. Quindi io la penso come lei. Mi domando però se, perché che cosa vi fa credere a lei e ad altri che la pensano come lei, che la pura immissione di denaro pubblico possa... Ma chi l'ha mai sostenuto? Quale pure immissione di denaro faccia pubblico? finire però. La domanda, posso fare una domanda? Certo, faccio il domandatore, addirittura il conduttore. Ma mi attribuisce delle cose che non ho mai detto. detto. No, perché voi, lei ha prima detto, la sua idea sostanziale è mettici più spesa pubblica, mettici più soldi e crei più uguaglianza. Se lei stesso ha dimostrato che il tipo di welfare italiano, che pure è costato molto, non ha ridotto le uguaglianze come negli altri paesi, vuol dire che ci sono dei gangli, dei meccanismi, delle bocche attraverso le quali passa questo denaro pubblico, parentesi, denaro pubblico è il denaro nostro, cioè il denaro dei contribuenti, di quelli che lavorando pagano le tasse, vuol dire che non funziona strettamente così. Le faccio un piccolo esempio. Lei ha giustamente detto che c'è un grosso problema di ascensore sociale, cioè del fatto che di mobilità sociale, nel senso che in Italia c'è una probabilità molto più alta che il figlio di un operaio resti figlio di un operaio. In altri paesi c'è una probabilità più bassa perché è più facile che il figlio di un operaio diventi professore a Oxford oppure imprenditore e così via. Ma questo avviene in gran parte attraverso il sistema educativo, il sistema formativo, il sistema della scuola. Nel sistema della scuola ci abbiamo messo dei soldi nel corso di della prima Repubblica e della seconda Repubblica. Il risultato non è stato all'altezza. Io sono abbastanza certo che se tu metti più soldi nel sistema scolastico e universitario, così com'è, non ottieni più uguaglianza sociale. Quindi ritorni nel circolo vizioso di prima. Allora la domanda è, per creare quelle condizioni per una minore disuguaglianza sociale, non è necessario anche passare attraverso riforme dell'amministrazione pubblica che spende quei soldi per evitare il clientelismo, il familismo e tutte le cose che diceva lei? E la seconda domanda, poi naturalmente lei può rispondere anche alle risposte che aveva dato Sacchi. La seconda domanda è questa storia del reddito minimo. Se per reddito minimo intendiamo il reddito di cittadinanza, cioè il reddito dato a chiunque, è un conto. Se parliamo invece per reddito minimo del salario minimo è un'altra. Ci spiega che cos'è il reddito minimo, a chi va e perché? Perché l'obiezione che tutto quello che allontana dal lavoro, che rende più facile non lavorare, non va nell'interesse della crescita, io lo condivido. Allora, prima di tutto, punto di premessa, io non ho mai detto che dobbiamo spendere di più, anzi, ho detto che se noi tenessimo la spesa per il nostro welfare esattamente al livello qui adesso, ma la spostassimo da un capitolo di spesa a un altro, notoriamente dai pensionati più ricchi verso i precari, verso i pensionati poveri, ne avremmo un guadagno sia in termini di uguaglianza netta sia in termini di sistema. Perché il sistema italiano redistribuisce poco? Il sistema italiano redistribuisce poco perché è basato su trasferimenti che erano legati a delle regole retributive che falsavano il meccanismo
fare un esempio molto banale, se una persona aveva lavorato tutta la vita guadagnando 2.000 euro al mese e negli ultimi 2 anni ne guadagnava 7.000, la sua pensione non veniva calcolata sulla contribuzione totale, ma solamente sugli ultimi 2 anni. Quindi la ragione principale dello squilibrio del sistema previdenziale è dipendente dalla struttura del sistema retributivo e dal fatto che quando si fece la riforma Dini fu conservato, perché aveva iniziato a lavorare prima del 78, quella struttura, mentre per gli altri si mise a regime in maniera mista e per chi cominciava dopo il 96 tutti i vari casini. Questo è il primo punto. Quindi io non propongo più spesa, fra l'altro non sono, la ragione per la quale la interrompevo e me ne scuso è che io non sono per più spesa, perché io non sono assolutamente un keynesiano, non sono mai stato, sono un post-lavorista, un'altra visione del mondo. La mia visione è che la spesa vada spostata, non serve a fare più spesa di quella che facciamo oggi, perché tanto la macchina non funziona. Mettere soldi in una macchina che non funziona così com'è produce solamente più uguaglianza e più inefficienza. Quindi quello che farei io, in Italia sostanzialmente non si vuole fare, questo però dobbiamo dircelo, cioè in Italia non si vogliono ridurre quegli sperperi, quelle pensioni che vengono regalate. Altro discorso potremmo fare sulla produttività della pubblica amministrazione, che però è un discorso in questo momento separato, nel senso che sono cose delle quali possiamo discutere, ma che esulano da quelle della gestione della politica sociale. Sul reddito minimo, io ho provato a scrivere, ho discusso spesso, in questo paese, e nelle stesse parole della Serracchiani, che purtroppo se n'è andata, questa caratteristica tipica dei politici italiani che fanno il loro monologo e poi non ascoltano le obiezioni degli altri, è che il reddito minimo non è l'assistenzialismo del quale si parla, non è il reddito di cittadinanza che è una forma diversa. Il reddito minimo è dire, per chi non riesce a guadagnare una certa cifra, per fare esempio, diciamo 400 euro, tutti quelli che guadagnano meno di 400 euro, nei periodi nei quali non guadagnano 400 euro, ricevono automaticamente un'integrazione al reddito. Ma qui non stiamo parlando di una politica utopistica, stiamo parlando del reddito minimo che esiste in tutti i paesi dell'Europa occidentale, ad eccezione dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria. Poi le faccio magari ce l'ha adesso, diciamo a mio avviso la Bulgaria, ma insomma la Bulgaria. Sono dei Quindi quello di cui parliamo è il reddito minimo è questo, in integrazione automatica al reddito. Il reddito di cittadinanza è stabilire che a tutti quanti venga data una cifra, che è una politica che non esiste da nessuna parte, esiste solamente in Iran, attraverso le royalties del petrolio e in Alaska. Non più perché con i in questo momento anche negli Emirati Arabi con il gioco dell'Arabia Saudita ad abbassare il prezzo del petrolio, gli iraniani non possono fare manco questo. Voglio fare una battuta però su come viene vista l'azione, su come io vedo l'azione di questo governo rispetto ai problemi di cui stiamo parlando. Faccio una metafora un po' bassa, io vedo questo governo un po' come l'Inter di Mancini, per chi mi segue nella metafora. Adesso io sono interista, posso, mi faccia finire la metafora. Non possiamo parlare d'altro. Cosa fa l'Inter di Mancini? Si trova in una situazione nella quale il prezzo del petrolio crolla, Draghi, cioè le migliori condizioni che abbiamo avuto negli ultimi anni è 0,8% di crescita, quindi riesce a fare l'1-0, fa il Jobs Act, sembra che i contratti aumentino, e io guardate con cautela non ho parlato del Jobs Act perché secondo me da ricercatore sul mercato del lavoro ritengo che si debba parlare del Jobs Act fra 3 anni, cioè quando saranno finiti gli incentivi dovremmo vedere i veri effetti. Secondo me per ora tutto quello che si discute dovremmo essere tutti un po' calmi in Italia, non guardare i dati ogni 15 giorni, aspettare e fare una valutazione seria della riforma e poi tutti potremo discutere e vedere quali sono gli effetti. Perché l'Inter di Mancini? L'Inter di Mancini è che nel momento in cui il prezzo del petrolio si potrebbe alzare e altre condizioni cambiano, anche questa minima crescita non c'è. Ma io non ne faccio tanto una colpa al governo Renzi, è questo che è proprio un contesto politico globale nel quale ci muoviamo, nel quale è impossibile probabilmente ritornare alla crescita, perché viviamo in una condizione di austerità e di progressivo abbassamento della domanda. Su questo volevo rientrare su un punto di cui diceva Stefano e ridiscuterlo probabilmente con lui. Le assunzioni che noi facciamo sulla potenziale crescita derivano dal fatto che ci sia domanda da qualche parte, cioè se noi vogliamo crescere in un contesto di contrazione del consumo interno abbiamo bisogno che qualcuno compri le nostre merci. Ora, questo in Europa
è abbastanza complesso che succeda. Con quello che sta per succedere in Cina e in Brasile abbiamo un'altra mazzata che potrebbe arrivarci sulla testa. Allora la mia riflessione da persona che guarda la politica economica più larga e non solo la struttura del mercato del lavoro è di dire forse dovremmo cominciare a cautelarci e garantire i redditi delle persone che stanno messo peggio, perché come io ho detto in apertura, quella che per me se c'è crescita e tutti possiamo avere di più in busta paga, io sono il primo ad esserne felice, però se ci dobbiamo preparare a una situazione nella quale non ci sarà crescita e il fatto che esultiamo per un più 0,8 prova il mio punto che è molto difficile che ci siano margini di crescita, al di là di Renzi o che il Presidente del Consiglio sia Mago Zurlì, cioè questo cambia poco. Dobbiamo secondo me premunirci perché noi siamo in un contesto di sistema sociale che nel momento in cui il prezzo del petrolio si rialza, Draghi non fa il quantitative easing, si rialza lo spread, noi siamo quel paese lì che non riesce a fare non lo dica a me che passo per essere un buffo, quindi diciamo su questo sono d'accordo con lei. E per quello la metafora con l'Inter, capisci che voglio dire? Poi infatti, iniziano le cose a girare un po' storte, la Juve e il quello Napoli lasciamolo vincono. lasciamo stare. Una domanda, le misure sulla povertà, secondo lei, vanno, che sono un modo di ricalibrare la spesa diciamo, ai fini della lotta alla disuguaglianza, hanno un senso, hanno un'efficacia? Sì, sicuramente possono avere un'efficacia, però non bisogna nemmeno essere, cioè come per esempio per quello che le dicevo sul keynesianismo, sul più spese, io non sono così convinto, non dobbiamo neanche credere che fare semplicemente queste politiche aiuti la crescita. Poi per il settore industriale abbiamo bisogno di altre politiche, no? Noi possiamo occuparci, qui stiamo parlando di welfare, soprattutto della protezione dei più deboli, di alcune politiche che possano agevolare l'immissione al lavoro. Poi una cosa che io ho imparato dagli economisti, su quale anche penso Stefano sia d'accordo, cioè non è che il Jobs Act che può creare il lavoro, cioè voglio dire, il contesto normativo è importante, l'aiuto, il sostegno alle persone più in difficoltà è importante, però poi serve ben altro, e io sul ben altro mi sono molto preoccupato, per quello che dico che secondo me facciamo cosmesi, facciamo delle cose che possono sembrare utili e poi lasciamo quelli che sono gli interventi più corposi al futuro, cioè il reddito, invece di fare gli 80 euro che si sono fatti il reddito minimo, secondo me avremmo fatto una cosa, il reddito minimo nell'ottica della quale le parlavo prima, avremmo fatto una cosa buona, giusto? Per questo io non sono d'accordo quando mi si dice che questo governo non quanto fa costa il suo reddito minimo? Allora, il problema è che adesso il contesto è cambiato abbastanza. Diciamo che le stime che ne aveva fatto Boeri nel 2009 a 380-400 euro erano tra i 7 e i 9 miliardi di euro, probabilmente è una cifra da dare a rialzo. Cioè costa meno degli 80 euro? No, costa... Beh, meno, perché costa 10 miliardi. No, penso sia stato meno alla fine al netto delle tasse, perché poi si danno gli 80 euro, ma alcuni vogliono le tasse. Mi pare che l'effetto netto fosse 6 o 7 miliardi, adesso Stefano queste cose le sa meglio di me. Sono due misure abbastanza vicine, il reddito minimo probabilmente costa un po' di più, quello che dico è un problema di priorità. Lì è stato scelto di mettere soldi a 10 milioni di persone che poi andavano a votare piuttosto che a 2 milioni di sfigati che votano magari da un'altra parte. Sfigati lo dico con ironia, perché io non penso che siano sfigati, nonostante sia professore di università prestigiosa. Questo non l'avevamo sospettato. Allora, Stefano. Devo, insomma... tu devi anche completare su questo punto. Sembra... Allora, io sono un politologo, pertanto capisco perfettamente le ragioni dei politici, perché le studio. Mi sembra un po' una discussione immateriale dire certe misure sono misure elettorali, e viva Dio che cioè un politico deve fare una cosa nella vita, e cioè acquisire consenso acquisire consenso elettorale. No, non con i soldi nostri, però. Cioè, è giusto fare. No, il problema è il bilancio finale, cioè se io uso 5 anni i soldi miei perché alla fine stiamo tutti meglio, è una cosa che va bene, è una posizione elettoralistica sensata. Ma se tu mi accresci il debito pubblico perché devi vincere le elezioni senza che questo crei un vantaggio per tutti, per gli altri, no, questo non lo possiamo considerare sano, no? A me sembra abbastanza evidente che non lo possiamo considerare sano. Qual era ma visto che si parla di domanda interna, l'idea sottostante gli 80 euro, che come dire, chiaramente è una misura che era volta anche a generare consenso, come dire, mi sembrerebbe strano
che un politico introduca delle misure che sono volte poi programmaticamente ad erodere il suo Però non l'ho effetto. detto io Stefano, questo l'ho Il- detto la Serracchiani, cioè, vabbè, chiariamo, ma anch'io insomma sono non mi interessa conscio chi ha di detto questo. cosa, vorrei, come dire, organizzare, imbastire, diciamo, un discorso con molti spunti che ci sono stati, ma l'idea era quella, e poi è tutto da discutere il fatto se non abbia dato risultati. Ci sono valutazioni controfattuali serie che mostrano che i risultati ci sono stati. Poi ne possiamo, in termini di consumi, evidente, cioè di domanda interna di consumi. L'idea era quella di attivare, io invece sono molto più keynesiano di Emanuele, quelli che Keynes chiamava animal spirits, cioè per funzionare un'economia ha bisogno di gente che ci crede. Allora, uno degli obiettivi era quello, no? Mirare a riattivare, diciamo, domanda interna e a dare un po' di volano all'economia. Ci si è accorti in una prima fase, i dati, cos'era, estate 2014 del PIL, hanno gelato molti, perché questo non è avvenuto. Adesso col senno di poi con valutazioni a un anno e mezzo noi sappiamo che in realtà quegli effetti ci sono stati, però in quel momento, come dire, non hanno dato i risultati sperati, ma quella era l'idea. Poi è intervenuto il quantitative easing della Banca Centrale Europea, che io ritengo il governo italiano abbia creato, per il quale il governo italiano abbia creato le condizioni. L'altro governo. No, questo quantitative easing è stato certo, quantitative easing è stato introdotto con il governo Renzi, dopo che il governatore della Banca Centrale, sì, andate a vedere le date, il governatore della Banca Centrale della Bundesbank aveva attaccato il governo, sono state introdotte delle riforme, il Jobs Act è una di quelle, che hanno creato le precondizioni, diciamo, per la fiducia all'interno del board della Banca Centrale Europea per il quantitative easing. Vorrei tornare su punti più, diciamo, per me importanti. Pensioni, poi arriverò alla povertà. Io non sono per nulla d'accordo, dopo aver lavorato su dossier pensioni per alcuni mesi, che il problema sia di pensioni elevatissime. So che è facile raccontarlo questo, no? Gente che ha appunto con il sistema retributivo poi si è trovato pensioni molto più elevate di quelle a cui avrebbe avuto diritto con il sistema contributivo. Sì, bene, ma c'era il sistema retributivo all'epoca, c'era, diciamo, un patto generazionale. Il problema non è tanto quello, a mio avviso, del livello delle pensioni, anzi, se passassimo al contributivo, alcuni, quelli con le pensioni, questa è una cosa che la Ragioneria Generale dello Stato ricorda in ogni momento, quelli con pensioni più elevate ci guadagnerebbero addirittura. Il problema è l'età di pensionamento e il fatto che in Italia, e questo ha contribuito a generare debito pubblico, quando si diceva il debito pubblico non è sorto per il welfare, è come se è sorto per il welfare. Il problema è che abbiamo speso male, non quanto abbiamo speso, ma la sua composizione interna, come si diceva. Il problema grosso è stata l'età di pensionamento, cioè in Italia per molti decenni si è andato in pensione con una bassa età di pensionamento. Questo ha generato quello squilibrio. Quindi io non sono così convinto che, da qui anche il problema delle pensioni basse, Emanuele. Ci sono tanti italiani con pensioni basse perché sono andati in pensione presto, sono donne magari che sono andate in pensione presto, troppo presto, prima di avere costruito una pensione decente, sono andati in pensione, da cui l'integrazione al minimo, autonomi nord-est, visto che siamo nel nord-est bisogna dirlo, sono andati in pensione con contributi molto bassi perché molto spesso erano lavoratori autonomi e avevano versato pochi contributi. Allora, al minimo l'hanno fatto così. quindi, come dire, andare a intervenire su...
andare a intervenire su quelle pensioni è problematico. E in realtà tutto il dibattito sulle pensioni è stato un dibattito, a mio avviso, sballato. Un famoso documento, Governo D'Alema, scritto da Tito Boeri, Richard Laird e Steve Nickel per il governo Blair, diceva: non dobbiamo pensare, questa è quella che tecnicamente si chiama lump of labor fallacy, la fallacia del lavoro che è dato in quantità fisse. Non dobbiamo pensare che, come dire, se noi facciamo uscire così, l'unico modo per creare occupazione sia di quello di far andare in pensione. Sono passati alcuni anni, forse alcuni hanno cambiato idea, ma io credo che ancora quello valga. Il problema, il dibattito sulle pensioni in Italia è stato un dibattito in vista dell'ultima legge di stabilità, un dibattito un po' strano, come dire, quello di per consentire alla maestra che si è stufata di lavorare e vuole andare in pensione 2 anni prima, essenzialmente andare a incidere sulle pensioni di chi ha lavorato 42 anni. È un dibattito strano. Viva Dio, come dire, non si è presa quella strada, io credo. Allora, se vogliamo lavorare, diciamo, sul sistema pensionistico, dobbiamo porci il problema di quanti con l'attuale sistema andranno in pensione con future pensioni basse. La legge Fornero è intervenuta essenzialmente alzando di molto l'età di pensionamento in modo da evitare il problema di pensionati poveri in futuro. Ma quanto possiamo alzare l'età di pensionamento? Di questo dobbiamo discutere e non tanto del fatto che alcuni arrivati a 63 anni vorrebbero andare in pensione anziché aspettare altri 2 anni di lavoro. Questo secondo me è un'impostazione sbagliata. Altro è il discutere dell'invecchiamento attivo, cioè di forme di part-time parziale. Quella che abbiamo disegnato nella legge di stabilità è molto parziale, serve per la platea che serve, ma se vedete i numeri che ci abbiamo messo chiaramente è ridotta, però di come dire, ridisegnare assieme al sistema delle imprese il lavoro per i lavoratori più anziani in modo che possano continuare a lavorare, ma anche magari andare part-time e effettivamente attraverso la solidarietà espansiva, per esempio, creare posti di lavoro per i giovani. Questo è un modo sano di pensare alla riforma delle pensioni. Vi ho detto che sono un politologo, a mio avviso non esiste la riforma palingenetica, la riforma definitiva. Viviamo, come dire, in società continuamente in trasformazione, pensare di mettere, come dire, una fine alle riforme è la morte del riformismo. Il riformismo si ciba, come dire, di nuove contraddizioni alle quali noi dobbiamo pensare di dare delle risposte che giocoforza sono locali. Reddito minimo? Reddito minimo e intervento contro la povertà. Sì, ma prima ancora, proprio certo. 10 secondi. A me non stupisce in realtà, a me stupisce parzialmente, diciamo, la posizione inglese. Se non fossi un politologo mi stupirebbe, non mi stupisce così tanto perché hanno dei partiti populisti e il governo Cameron deve fare qualcosa per arginare questi partiti populisti. Quindi dovunque in Europa ci sono partiti populisti che sono nati in realtà dal nord Europa, in Svezia ci sono partiti pro-welfare neonazisti che sono a favore del welfare, ma a favore del welfare per la comunità di riferimento. Questo a me non stupisce in realtà, perché i paesi nordici, con il welfare state scandinavo così allargato e così esteso, in realtà quel welfare state è stato, quella protezione sociale è stata da subito programmaticamente rivolta soltanto ai cittadini di società altamente coese. Quando negli anni, questo è avvenuto in Svezia e è avvenuto in Danimarca, quando negli anni 50-60 questi paesi, così come la Germania, hanno fronteggiato il problema di non avere abbastanza lavoratori per far funzionare le loro industrie,
Che cosa è successo? Che in Germania, visto che non volevano portare le donne a lavorare perché c'era una divisione del lavoro basata sul genere di stampo tradizionalista, diciamo, si sono importati lavoratori dal sud Europa. In Svezia non volevano importare lavoratori all'interno di comunità coese e quindi, per così dire, sporcarle, e hanno mobilitato le donne, da cui poi, insomma, l'emancipazione, l'occupazione femminile nei paesi nordici, che poi ha dato un grande volano all'occupazione. Ma è stato fatto non per emancipare le donne, è stato fatto per non importare stranieri. Quindi a me non stupisce per nulla che adesso la Danimarca chieda quello che sta chiedendo, perché è perfettamente coerente con quell'impostazione di diciamo un welfare molto inclusivo, ma rivolto soltanto ai nostri, all'interno di comunità coese. Coese e piccole, se posso dire. E piccole, assolutamente piccole. In Gran Bretagna, al di là in Inghilterra, in Gran Bretagna, nel Regno Unito, al di là degli aspetti, diciamo, di politics che ci sono, è evidente, non vuoi perdere le elezioni, per cui se ci sono partiti populisti che giocano su questo e che acquisiscono consenso, devi dare una risposta agli elettori che potrebbero essere mobilitati da questi partiti. Nel Regno Unito però mi stupisce una cosa, che quello che il governo Cameron vuole fare mina non tanto la solidarietà sociale, di cui in realtà a livello europeo frega poco a tutti noi, ci frega all'interno delle nostre comunità di appartenenza, e lo dico con rammarico, ma è una proposizione di fatto, e che quello va a minare il mercato interno, cioè va a minare una delle fondamentali libertà di movimento, quella dei lavoratori, che è al cuore del mercato interno. È per questo che noi dobbiamo difenderci da quelle incursioni, è per questo perché il documento Tusk prima citato è così radicalmente sbagliato, perché si risponde a un problema momentaneo, ma va a erodere una delle più grandi conquiste dell'Unione Europea, della Comunità Europea, dell'integrazione europea, che è la costruzione del mercato interno. Poi forse l'idea più anglosassone, diciamo. Esatto, è per questo che è paradossale, diciamo, è per questo che è paradossale quell'impostazione. È paradossale, ma per l'analista è comprensibile. Veniamo al reddito minimo, e a me piace continuare a chiamarlo reddito minimo, perché il reddito minimo non sono soldi dati ai poveri a pioggia, non è un reddito di cittadinanza o un reddito di base, che pure, come dire, idealmente potrebbe essere immaginabile, un certo trasferimento di denaro dato a tutti, che però sostituisce le pensioni, sostituisce la cassa integrazione e i sussidi di disoccupazione. Quello hai, se ti basta quello e vuoi stare all'angolo della strada o al lago a pescare e a fumare le gouloise, benissimo, ma se vuoi guadagnare di più devi ruscare, però quello ci sta idealmente. Il reddito minimo di inserimento o di inclusione sociale è qualcosa di diverso, è dato a quei cittadini, non solo cittadini, diciamo, ai membri della comunità, che momentaneamente si trovano in una situazione di impossibilità a far fronte ai propri basso reddito o nessun reddito, ma è dato soltanto in presenza di uno scambio che si chiama attivazione, o meglio condizionalità per l'attivazione e per l'inclusione sociale lavorativa, mandare i figli a scuola, pagare le bollette, partecipare ai colloqui dei centri per l'impiego, cercare attivamente un'occupazione. In questo senso è un reddito minimo, ma è un reddito minimo che è dato a fronte di un impegno di tutta la famiglia. Questo è l'obiettivo, diciamo, programmatico del governo. Io ritengo, ci sono, diciamo, varie impostazioni, sì, però anche quando è stato iniziato il Jobs Act, di reddito minimo non voleva sentire parlare nessuno.
finisco perché siamo ben oltre, credo. No. Di È lei reddito che minimo, teme che noi finiamo troppo presto. allora posso continuare a parlare per ore, insomma mi inviti a nozze. Quando abbiamo iniziato il Jobs Act, di reddito minimo non voleva sentire parlare nessuno. È stata fatta una cosa, l'assegno di disoccupazione ASDI, per i cittadini, per i lavoratori che terminano il sussidio di disoccupazione senza avere trovato un'occupazione e sono poveri. Quello suona bene a molti che nel sistema italiano, molti attori che nel sistema italiano hanno un'impostazione lavorista: se non lavori non fai l'amore, fai l'amore soltanto se hai lavorato, perché se no non ti deve essere concesso. Quell'impostazione con l'ASDI ha creato, a mio avviso, le condizioni per introdurre ulteriori misure di contrasto alla povertà. Io credo che questo potrà diventare un reddito minimo. Quello che serve sono circa, le stime più accurate sono quelle dell'Alleanza contro la povertà, il reddito di inclusione sociale, per eradicare la povertà assoluta in Italia, che non è, i più poveri dei poveri. Il livello di povertà assoluta per una famiglia di 4 persone a Milano è di circa 1.300 euro al mese, quindi non sono bazzecole. Servono circa 6-7 miliardi di euro all'anno. Ce n'è uno e mezzo, in realtà strutturale, che è quello che d'ora in poi spenderemo. Non è così difficile con i dividendi della crescita arrivare a quelle cifre per creare una vera e propria rete di protezione sociale per tutti i cittadini italiani. Io credo che ci si possa arrivare, ma d'altronde, l'ottimismo della volontà. Alla fine ha vinto il dibattito Emanuele, perché avrà il suo reddito minimo quando Ma la Stefano crescita, lo sostiene da prima di quando me. la crescita. Io ero uno studente universitario. Per dirmi che sono molto più vecchio di lui. L'unica domanda che voglio dire farle, che distingo il professore l'ultima domanda che voglio farle prima di chiudere è questa: se questo reddito minimo si applica, a chi è sotto una certa cifra, no? Mettiamo 1.300, una famiglia, però le famiglie devi dividere, quindi a livello individuale tipo 400, non va tutto, non finisce che va tutto ai gioiellieri. Fra l'altro in Italia come lo calcoliamo? Questo è un punto fondamentale. Allora, prima di tutto ci sono delle misure. Allora, il reddito minimo lo puoi fare per esempio condizionale a quello che spendi, cioè se io ti do 400 euro come misura antipovertà, tu le puoi spendere in affitti, le puoi spendere in bollette, le puoi spendere in consumi. Cioè devi portare le pezze da porto. No. Sostanzialmente ti può essere dato un reddito, per esempio si possono immaginare delle forme nelle quali ti viene dato un reddito minimo, che è una carta che tu utilizzi solamente per certe spese. Cioè, se noi vogliamo, il punto secondo me è un punto di... Però stai veleggiando verso cassa sociale. Non confondiamo lo strumento con quanti soldi e come li dai. Sostanzialmente il reddito minimo ha due funzioni: una è quella di misura antipovertà e l'altra è una situazione di declino profondo del mercato interno, e che tutta questa gente spenda i soldi. Se tu dai dei soldi a chi è molto povero, già tendenzialmente li spende in beni di prima necessità, cioè proprio il 70%, tu dai 400 euro, il 70-80% di quei soldi automaticamente vanno in quella cosa. Ma ove tu volessi essere politicamente scaltro e volessi convincere le persone che come lei sono magari un po' reticenti a queste idee, puoi dire: noi possiamo vincolare questa spesa a un certo tipo di consumi. Questo non fa parte della mia impostazione ideologica, però voglio dire, ci sono delle forme con le quali si può arrivare. Il punto però fondamentale è quello che a me spaventa di questo governo. Un'altra domanda: andrebbe anche agli immigrati? Ai non italiani? Allora, il problema sul reddito minimo è che bisognerebbe definire a quel punto i cittadini residenti. Probabilmente quello che si fa nella maggior parte dei paesi è che chi è residente lo riceve e chi non ha. Questo comunque è un problema serissimo sul reddito minimo, che infatti la ragione per la quale si parlava prima del paradosso tra virgolette dei paesi nordici, perché i danesi così inclusivi verso le donne poi diventano così cattivi verso gli immigrati, è perché la definizione del perimetro della comunità con la quale ha a che fare è molto problematica.
problematica. Se fossimo nel mondo delle grandi utopie, quello che noi veramente dovremmo fare in Europa è un reddito minimo europeo e probabilmente una pensione minima europea, per alcune delle cose anche che abbiamo discusso prima di arrivare qui oggi, e queste sarebbero delle politiche di ridistribuzione automatica del reddito. Quindi la definizione del perimetro è molto complessa. Se venisse introdotto domani in Italia sicuramente verrebbe fatto per i residenti, quindi includendo anche i migranti che hanno contribuito. I lungo soggiornanti, questo è quello che chiede la Corte Europea di Giustizia, cioè la Corte Europea di Giustizia ti impone correttamente di estendere le prestazioni di assistenza sociale e il reddito, un reddito minimo e una prestazione di assistenza sociale ai cittadini di paesi terzi lungo soggiornanti. In Italia quindi sono 5 anni per direttiva, in Italia e nell'Unione Europea. Tu puoi ridurre, ma non puoi certamente escludere i cittadini che sono regolarmente di paesi terzi, che sono regolarmente nel tuo territorio da almeno 5 anni. Essendo un politologo, lei capisce meglio di me che questa roba politicamente è esplosiva, cioè molto difficile. Però questa gente ha pagato le tasse, cioè, sì, lo so, ma questo è come se io andassi a vivere in Marocco, pagassi le tasse per 5 anni, assumendo, faccio l'esempio del Marocco, è un paese grande pressione sociale, ma andassi a vivere in un paese che ha in Australia e poi non mi venisse garantita la protezione sociale rispetto a quello che pago, che è il grande dibattito di quello che si faceva sull'Inghilterra, cioè com'è che gli inglesi, cioè sulla gravità di quel documento, cioè come tu puoi in un mercato comune pensare a regole di quel genere. Per i cittadini che vengono da fuori si pone un altro problema. Per gli inglesi il problema però non è quello, per gli inglesi il problema è di chi, sfruttando le regole del mercato interno, ha una prestazione bassa nel proprio paese, poniamo la Bulgaria, va nel Regno Unito e sulla scorta del titolo valido alla prestazione nel proprio paese chiede l'integrazione a quanto una persona nelle stesse condizioni otterrebbe nel Regno Unito. È diverso. Succede anche con i però questo nel Regno Unito sanno che è un discorso retorico per quanto riguarda il problema degli immigrati, accidenti, se un immigrato è qui da 5 anni, regolare, quindi paga le tasse, ha un posto di lavoro, sarebbe un crimine, io credo, sarebbe alimentare il populismo, diciamo, non concedere prestazioni alle quali hanno diritto italiani che magari non pagano le tasse. Comunque, per chiudere, io mi ricordo che quando stavo in Inghilterra furoreggiava una campagna del Sun, giornale popolare, che aveva scovato un italiano che girava in Ferrari rossa e che aveva housing sociale, integrazione al reddito minimo, indennità di disoccupazione perché li si sommano e più dei, i contributi per i figli perché quelli sono universali e valgono per tutti. Quindi diciamo così il rischio dell'imbroglio, no? Se vado a Treviso probabilmente ne trovo a dozzine di questi. Ha detto Treviso, Va bene. Come vedete ogni mondo è paese, basta fare una battuta antiveneta e subito scoppia l'applauso. Grazie della vostra attenzione, speriamo di essere stati abbastanza sanguigni, no? da aver soddisfatto la vostra curiosità.